Trovati a questa presentazione ufficiale della 46esima edizione del Palio di Feltre. Tra un paio di minuti partirà da qui sotto, lungo via Mezzaterra, il corteo storico, quindi vi chiedo di prendere gentilmente posto e così tra 2-3 minuti possiamo cominciare la nostra cerimonia. Grazie. Accogliamo davvero con un caloroso applauso il corteo storico. Questa sera
evidentemente informazione ridotta che apre e introduce alla presentazione ufficiale di questa 46esima edizione del Palio di Feltre. Come avete visto, gruppo sbandieratori Città di Feltre in testa con lo stendardo e il vessillo che è biglietto da visita della nostra città ben oltre i confini della nostra provincia e della nostra regione. E poi a seguire, come detto dopo il gruppo sbandieratori, i 4 presidenti dei 4 quartieri accompagnati dalle loro dame, il presidente del gruppo sbandieratori Città di Feltre Luca Zanella e poi il presidente dell'associazione Palio di Feltre Eugenio Tamburrino con il vice sindaco Claudio Dalla Palma che prendono ora posto nei loro seggi sul palco di Piazza Maggiore. Facciamo accomodare i nostri rappresentanti. Buonasera, bentrovati. Presidente. E allora direi che possiamo dare il via alla nostra presentazione per questa 46esima edizione del Palio di Feltre. Anche il meteo, lo diciamo facendo i debiti scongiuri, per il momento ci sta dando una mano, lo dico soprattutto in prospettiva di questa sera, quando sapete che a partire dalle 20:30, 20:40 circa avrà luogo la prima contesa di questo Palio di Feltre, ovvero la sfida delle Cernide, in cui sbandieratori e tamburini dei 4 quartieri si daranno battaglia per il titolo di campione della piazza, ma di questo parleremo più avanti. Anzitutto un saluto a voi tutti, un benvenuti qui nello spettacolo di Piazza Maggiore. Come dicevamo prima a microfoni spenti con qualcuno di voi, nemmeno con l'intelligenza artificiale si riuscirebbe a creare probabilmente uno scenario come quello che abbiamo davanti a noi. È la straordinarietà di Feltre che diventa ancora più straordinaria, scusate il gioco di parole, in occasione del Palio. Un saluto a tutte le autorità, al senatore De Carlo, al consigliere Puppato, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, all'assessore Adamiano, rappresentanza del comune di Belluno, alla giunta comunale di Feltre presente quasi al completo e ai molti consiglieri comunali, grazie di essere con noi, alle associazioni di categoria con i loro rappresentanti, agli sponsor che poi avrò modo di citare e oltretutto un saluto anche a tutti gli enti che patrocinano questo evento con il loro logo e soprattutto con il loro convinto appoggio. La Regione del Veneto, come dicevamo, la Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, la Provincia di Belluno, rappresentata qui dalla consigliera delegata Vieceli, il Comune di Feltre, abbiamo l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica, ma di questo avremo poi modo, credo, di parlare in maniera più approfondita, e dell'Arma dei Carabinieri. A tutti voi naturalmente grazie per essere vicini come e più di sempre al Palio di Feltre. Vi chiedo un applauso per questi enti che credono sempre più convintamente in questa manifestazione. Un breve accenno a cosa ci attende da qui a domenica 3 agosto. Il canovaccio è abbastanza consolidato, credo lo conosciate bene tutti. Si comincia, in verità si comincia già oggi, in verità si è cominciato da parecchi mesi direi per quello che è il lavoro di preparazione, ma diciamo stando al programma ufficiale, dopo la presentazione di oggi e la sfida delle Cernide, vi ricordo mercoledì prossimo, 30 luglio, la serata cosiddetta dei quartieri con l'uscita dei 4 quartieri nelle frazioni e allora avremo il castello a Villabruna, Portoria a Tortesene e Borgoruga, il Duomo nelle frazioni di Villaga, Tomo e Mugnai e Santo Stefano in quel di Farra. E poi venerdì sera, 1° agosto, naturalmente come sempre le cene propiziatorie in città e poi sabato e domenica naturalmente il grande clou della manifestazione. Dal pomeriggio, dalle 15, qui nella cittadella storica, il mercatino medievale e poi naturalmente gli spettacoli itineranti, la ludoteca medievale, tutto quello che può animare la storia di questo centro dedicato non solo ai più grandi ma anche ai bambini. E poi alle 18 la provaccia a Pra del Moro, la prova della corsa dei cavalli. Dalle 20, qui nello scenario di Piazza Maggiore, naturalmente l'arrivo dei cortei storici e
lo svolgimento delle prime 2 gare che assegneranno poi il drappo del 2025, come sempre il tiro con l'arco e la corsa a staffetta. A concludere la parte di spettacoli con il gruppo Sbandieratori Città di Feltre e con lo spettacolo finale, sempre molto atteso. E poi domenica 3 agosto l'appuntamento è già per il mattino alle 10:30 nella Cattedrale di San Pietro per la Santa Messa del Palio e la benedizione di cavalli e cavalieri a simboleggiare tutti coloro che vivono il mondo del Palio. Nel pomeriggio dalle 15:30 la partenza del corteo storico che salirà lungo le vie della città sin qui in Piazza Maggiore per poi ridiscendere naturalmente al Pra del Moro, e dalle 17 tutto quello che può accadere in Pra del Moro, nel senso che avremo naturalmente le altre 2 competizioni attese, il tiro alla fune e la corsa dei cavalli, ma avremo anche molti appuntamenti dedicati allo spettacolo, alla rievocazione storica e infine l'assegnazione tanto attesa del drappo 2025. Chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno nei saluti prima, sicuramente il comandante dei Vigili del Fuoco che è qui in prima fila, l'ingegnere buonasera, ben trovato, abbiamo scambiato qualche chiacchiera prima appunto a microfoni spenti, se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa, naturalmente a tutti va il saluto del Palio. A proposito di saluti, un saluto e un ringraziamento doveroso va a tutti coloro che appoggiano questa manifestazione, che è un grande lavoro di squadra ma necessita naturalmente anche di risorse, e dunque i nostri sponsor, i nostri partner, a cominciare da quello che quest'anno è l'attesissimo e benvenuto nuovo main sponsor della manifestazione, Nico Abbigliamento, che è qui rappresentato dall'amministratore delegato Andrea Pizzato. Buonasera e benvenuto. Credo anche da Marco Pizzato, direttore abbigliamento Punto di Sedico, buonasera e ben trovato, e credo anche da qualche altro rappresentante della famiglia. Grazie a voi per essere tra noi e per aver creduto in questa manifestazione. E poi abbiamo i cosiddetti gold sponsor, quindi sponsor sicuramente di alto rango. Abbiamo il gruppo Famila rappresentato da Carla Loat, grazie al gruppo Famila e al gruppo Unicom che ci accompagna da anni. Abbiamo la banca di credito cooperativo Prealpi San Biagio, rappresentata dal direttore della filiale di Feltre, Mario Andreina. Buonasera e bentrovati. Il ringraziamento va a Clivet, va naturalmente a Latte Busche, altro partner storico della manifestazione. Non so se c'è Matteo Bortoli in piazza. Salutiamo. Diego Donazzolo fa le veci anche per Latte Busche, grazie Diego. E poi The Bona Motors, altro gruppo molto conosciuto. E poi ci sono, come sapete, gli accoppiamenti tra gli sponsor e le gare, cioè ci sono alcuni sponsor che prestano il loro nome e danno il loro sostegno per le singole gare. E allora anche quest'anno il tiro con l'arco sarà denominato trofeo tenuta di kart. Dovremo avere il signor Drusian in piazza, buongiorno e ben trovato, grazie anche a lei per il sostegno che ci date quest'anno. La staffetta sarà invece sostenuta dal Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Non so se c'è qualche rappresentante in piazza, se no mandiamo comunque un applauso di ringraziamento al Consorzio. Per quanto riguarda il tiro alla fune, il trofeo invece della cooperativa Valcarne, e allora credo che ancora Diego Donazzolo in duplice veste, grazie Diego per il sostegno. E poi la corsa dei cavalli che sarà trofeo VHV Assicurazioni Italia, non so se c'è Luca Curto in piazza e se no mandiamo anche, eccolo là. Ciao Luca, buonasera e ben trovato, grazie a voi per il sostegno. Passiamo ai saluti introduttivi e ai saluti istituzionali. Anche quest'anno il Palio di Feltre, come e dicevo più di sempre, gode del sostegno di molte istituzioni, a partire dalle più alte della nostra Repubblica. Anche quest'anno è arrivata un messaggio al Presidente Tamburino da parte della segreteria del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso vicinanza e apprezzamento per la nostra manifestazione. Come è arrivata anche quest'anno una lettera di saluto e di augurio del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che vi vado subito a leggere. Scrive il Presidente Zaia: pregiatissimo Presidente Tamburino, ringraziandola del cortese invito, mi spiace comunicare che, come anticipatole dalla mia segreteria, a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò partecipare
né alla presentazione né alla giornata conclusiva del Palio di Feltre edizione 2025. Desidero formulare con la presente lettera la mia vicinanza a questa storica manifestazione che, giunta oggi alla sua 46esima edizione, si prefigura come perfetta esemplificazione di ciò che sanno offrire la cultura e la tradizione venete. Il Palio, infatti, se da un lato consente a cittadini e visitatori tempo ormai lontano, dall'altro è anche un modo per rievocare il forte legame che ha unito Feltre alla Serenissima Repubblica di Venezia e ancora oggi al nostro amato Veneto. Non posso esimermi pertanto dal ringraziare tutti coloro che in qualità di volontari, partecipanti e sostenitori hanno collaborato per rendere possibile il proseguimento di un evento identitario per la comunità feltrina e il suo territorio. Nell'augurare i miei migliori auspici ai quartieri che si sfideranno per conquistare il prestigioso drappo, concludo porgendo a lei e a tutti i partecipanti i saluti della Regione del Veneto e i miei più cordiali, dottor Luca Zaia. Questo è il messaggio del Presidente della Regione, a cui rivolgiamo il nostro saluto e il ringraziamento. Allora adesso mi taccio finalmente e diamo la parola ai protagonisti veri di questa presentazione, cominciando dai due padroni di casa che sono necessariamente il Comune di Feltre, qui rappresentato dal vice sindaco Claudio Dalla Palma, e a seguire dal presidente dell'Associazione Palio di Feltre, Eugenio Tamburrino. Vice sindaco, a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Un particolare saluto alle autorità civili, militari, religiose che con la loro presenza onorano questa manifestazione, al pari di quanti altri hanno voluto essere presenti in questo momento. È sempre un piacere e un onore presenziare alla presentazione del Palio di Feltre, una manifestazione che nel tempo ha saputo consolidarsi come uno degli eventi più attesi e significativi della nostra città, testimoniando con forza quanto Feltre sia profondamente legata alle proprie radici storiche. Il Palio è molto più di un semplice spettacolo. È un momento in cui si accende l'animo dei feltrini, un evento che risveglia l'appartenenza alle proprie contrade e alla propria città. Attraverso le rievocazioni, le sfide, i cortei e le competizioni, il Palio ripercorre la nostra storia, ne fa memoria viva e, al contempo, guarda il futuro. Un futuro che vogliamo fondato anche su cultura, identità e senso di comunità. Questo straordinario traguardo è frutto di un lavoro lungo decenni, un impegno costante e condiviso che ha portato il Palio ad acquisire rilevanza ben oltre i confini del nostro territorio. Lo dimostra con grande orgoglio la recente occasione in cui la manifestazione è stata presentata al Senato della Repubblica, una sede di prestigio che ben riconosce il valore culturale, turistico e sportivo di un evento ricco di significati e le ulteriori onorificenze che di quest'oggi ne sono un'ulteriore dimostrazione. È doveroso in questa cornice ringraziare i tantissimi volontari che ogni anno si prodigano per la buona riuscita del Palio. Dietro ogni bandiera, ogni tamburo, ogni corteo c'è il lavoro silenzioso e appassionato di uomini e donne che mettono a disposizione tempo, energie e cuore. È commovente pensare a quante persone si siano succedute nel tempo con generosità, portando il Palio fino a ciò che è oggi. Il prestigio della manifestazione è confermato anche dall'altissimo livello artistico dei drappi, realizzati nel corso degli anni da grandi nomi del panorama artistico sia italiano che internazionale. La recente mostra al Museo Diocesano ha offerto l'occasione di riscoprire questa collezione straordinaria, mettendo in luce la varietà di stili, sensibilità e linguaggi espressivi che hanno arricchito il Palio nel tempo. A questa nobile galleria si aggiunge oggi un nome di assoluto rilievo, Mimmo Paladino,
un artista di fama internazionale, la cui opera impreziosisce l'edizione di quest'anno. È un onore per Feltre poter vantare la sua firma su uno dei drappi in competizione, un segno tangibile del prestigio che il nostro palio ha saputo conquistarsi nel tempo. Come da tradizione, anche quest'anno il drappo sarà conteso con passione dai 4 quartieri: Castello, Duomo, Portoria, Santo Stefano. Auguro ai presidenti e a tutti i contraddaioli di vivere una sfida intensa, leale e ricca di emozioni, che nel rispetto dello spirito olimpico vinca, come sempre, il migliore. Questa sera si sfideranno i gruppi di musici e sbandieratori, ragazzi e ragazze che si allenano tutto l'anno per essere pronti a dare il meglio proprio in questo momento. La sfida delle Cernidi rappresenta non solo un momento di spettacolo, ma anche il giusto riconoscimento per l'impegno e la dedizione di chi tiene viva la tradizione della bandiera e della musica storica. I gruppi tamburini e sbandieratori di ciascun quartiere, così come il gruppo tamburini della città di Feltre e gli sbandieratori della città di Feltre, sono realtà preziose per il nostro territorio. Aggregano i giovani, li coinvolgono in attività sportive e culturali, dando loro occasioni sane di crescita e socialità. In un tempo in cui i modelli di aggregazione giovanili sono alle volte incerti, questi gruppi rappresentano veri e propri presidi di valore civile e comunitario. Prova ne sono i tanti volontari che nella giornata di ieri si sono ritrovati per contribuire a rendere agibile la struttura del palaghiaccio in vista dell'eventuale sfida di questa sera. Un grazie sentito va infine al direttivo dell'Ente Palio. Il vostro lavoro, paziente e appassionato, ha permesso alla manifestazione di crescere anno dopo anno, gettando solide basi per un futuro ancora più ambizioso. Avete saputo custodire la tradizione e, allo stesso tempo, proiettarla in avanti, rendendo il Palio sempre più l'evento identitario della nostra città. Il sindaco Viviana Fusaro, l'amministrazione, il Consiglio nella sua interezza augurano buon Palio, che sia un'edizione piena di entusiasmo, partecipazione e bellezza. Viva Feltre e viva il Palio! Grazie al vice sindaco di Feltre Claudio Dalla Palma. Grazie anche ad altre autorità che ci hanno raggiunto. Ho visto adesso il comandante della polizia locale di Feltre, buonasera e ben trovato. Ci ha raggiunto anche l'onorevole Bond, presidente del comitato di gestione del Fondo Comuni Confinanti, a cui daremo poi la parola. Don Angelo Balcon, arciprete della concattedrale, a cui chiederò poi un saluto, visto che, come abbiamo visto, anche la concattedrale ha un ruolo importante, fondamentale in questa storia del Palio 2025 che si va dipanando. Un grazie anche a chi ci segue da casa tramite PC e altri strumenti, siamo credo in diretta streaming. Un grazie ai colleghi della stampa che vedo sempre precisi e puntuali, eccoli là, volti noti della storia del Palio, naturalmente il Gazzettino, il Corriere delle Alpi, Telebelluno, ho visto l'Amico del Popolo, poi immagino altri, ma insomma ecco, chiedo scusa se non individuo tutti. E un grazie a voi perché da questo punto di vista, insomma, la veduta della piazza è sempre meravigliosa. In qualche annata c'è stata qualche sedia vuota, questa sera abbiamo molte persone in piedi e la cosa non ci può fare che grande piacere. Grazie di nuovo per essere con noi. Dicevamo dei due padroni di casa, il secondo è naturalmente il presidente dell'Associazione Palio di Feltre, Eugenio Tamburino. Prego. Gentili autorità civili, militari, religiose, autorità del Palio, contraddaioli, amici del Palio, a tutti voi il più cordiale benvenuto a questo momento introduttivo alla 46esima edizione del Palio di Feltre. Un saluto e un ringraziamento particolare alla Giunta, al completo oggi, e un augurio di pronta guarigione al nostro sindaco Viviana Fusaro. Un saluto riconoscente anche agli enti patrocinatori, agli sponsor che ci sostengono
e agli organi di stampa che ci seguono sempre con attenzione. Siamo arrivati al momento di arrivo, di conclusione del percorso di un anno in cui l'Associazione Palio, i suoi soci, i 4 quartieri, il Comune di Feltre e il gruppo Sbandieratori Città di Feltre si sono adoperati in ogni modo non solo per arrivare pronti alla 46esima edizione, ma anche per essere veicolo di aggregazione, di socialità, di dialogo tra generazioni e, grazie alle tante attività proposte a Feltre e fuori Feltre, di valorizzazione della nostra città e del nostro territorio. Sogno e realtà è il filo conduttore che abbiamo voluto dare a quest'annata e settimana dopo settimana, mese dopo mese, ci siamo resi conto di quanto sia stata una definizione indovinata, perché racchiude molto dello spirito che anima il nostro evento. Abbiamo visto i volontari dei quartieri adoperarsi in ogni modo per consentire al proprio quartiere di trasformare il sogno di vedere il proprio stendardo, simbolo della vittoria su questa piazza, trasformarsi in realtà. Abbiamo visto i giovanissimi bambini dei gruppi Sbandieratori e Tamburini, alcuni accolgono le adesioni già dai 4 anni di età, coltivare il sogno di poter essere parte di questa che è la festa della nostra città. Abbiamo visto e sentito una città intera condividere con noi la gioia dei tanti piccoli traguardi, tanti piccoli o grandi sogni trasformati in realtà per il nostro Palio. Abbiamo, in definitiva, visto realizzarsi quello su cui riflettavamo all'inizio dell'anno del Palio durante la messa di San Vittore. Quanto, cioè, questa manifestazione in cui, come in un sogno, i nostri abiti ci riportano in un'epoca lontana, sia davvero importante per costruire la nostra realtà sociale, comunitaria, economica, turistica di oggi. Ecco perché è importante che chi calca questo palco oggi indossi questi abiti storici, non per semplice coreografia, ma perché essi rappresentano un codice comune, una porta aperta su un mondo di valori e di relazioni che oggi presentiamo e offriamo al pubblico. Il percorso di costruzione di questa edizione si basa sul lavoro e sull'aiuto di tante istituzioni, tanti collaboratori e di un grande gruppo di volontari, ognuno impegnato in un'area differente, con la voglia continua di migliorarsi di anno in anno e di fare il proprio meglio per la città e per il territorio. Per tutti loro davvero chiederei un applauso il più convinto possibile. Consentitemi però una menzione speciale per i miei compagni di avventura, il direttivo dell'Associazione Palio Città di Feltre, il vicepresidente Manuel Sacchet, il segretario Dolores Bortolas e il tesoriere Giovanni Argenti. È un privilegio poter lavorare gomito a gomito con persone tanto appassionate di Feltre e del nostro Palio, il cui entusiasmo consente sempre di mettere a fuoco un nuovo obiettivo. È stato emozionante vedere ancora una volta la costruzione di un'edizione fatta di sogni e toccare con mano come molti di loro siano diventati realtà. In questo anno c'è stato il momento della progettazione, c'è stato il momento della realizzazione, oggi è il momento dell'orgoglio. Orgoglio perché presenteremo più tardi il drappo di un artista come Mimmo Paladino, che è già di diritto nella storia dell'arte. Orgoglio perché avremo il piacere di ospitare il drappello del 4° reggimento a cavallo dei Carabinieri, per il quale non possiamo che ringraziare l'Arma, il reggimento stesso e il reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, che da anni è vicino al Palio con una grandissima collaborazione. Orgoglio perché tra pochi minuti avremo l'onore di ricevere un riconoscimento da parte del Presidente del Senato, un premio al lavoro dei tanti volontari e alla qualità di questo lavoro. E di questo non possiamo che ringraziare il Presidente La Russa e il Senatore De Carlo. Ma soprattutto orgoglio per quanto la comunità sia attaccata al suo Palio e in silenzio abbia trovato in quest'anno soluzione ai tanti problemi, inconvenienti, intoppi che hanno spesso caratterizzato il nostro percorso. L'ultima dimostrazione, lo citava il vice sindaco, l'abbiamo avuta poche ore fa, quando un esercito di più di 50 ragazzi, adolescenti, in pochi minuti ha risposto alla richiesta di attivarsi per rendere fruibile il Palaghiaccio quale sede della sfida delle Cernide in caso di pioggia. Essere stato in mezzo a loro mentre spostavano e piegavano teli inzuppati, spostavano e aspiravano litri e litri d'acqua,
eliminavano gli ultimi frammenti di ghiaccio è stato emozionante e commovente. Spesso si guarda ad altri contesti geografici con invidia o si cercano metodi i più vari possibili di potenziamento della nostra città. Partiamo invece anche da questo, anche dal nostro Palio, che da fuori guardano con ammirazione. Partiamo dall'energia e dall'attaccamento di questa comunità, di questi ragazzi capaci di trasformare i sogni in realtà. Antoine de Saint-Exupéry scrisse: «Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà». Nel nostro piccolo, ciascuno di noi, per se stesso, per il suo quartiere, per il nostro Palio e per la nostra città, è quello che di giorno in giorno fa ed è quello che offriremo il prossimo fine settimana al nostro pubblico. Signori, benvenuti alla 46esima edizione del Palio di Feltre. Viva il Palio, viva Feltre, buon Palio a tutti. E allora diamo ora spazio appunto al saluto delle autorità qui intervenute. Chi segue le cose del Palio sa che non molti giorni fa una delegazione è scesa in quel di Roma, ospitata presso il Senato della Repubblica, in particolare dal Presidente della Nona Commissione, senatore Luca De Carlo, per presentare la manifestazione. La cosa ha avuto una risonanza, credo, Presidente, adeguata e anche più di adeguata rispetto a quelle che erano le aspettative, e quello che è successo nei giorni seguenti, la serata di oggi compresa, testimoniano che insomma seminare bene produce buoni frutti. Allora io invito il senatore De Carlo qui sul palco per il suo intervento di saluto e, come mi pare di aver capito, anche per la consegna della medaglia da parte del Presidente del Senato. Prego, senatore. Grazie, saluto anch'io tutte le autorità civili, militari, la Giunta, il Presidente Tamburrino, che insomma con cui abbiamo condiviso questa straordinaria presentazione al Senato, l'onorevole Bond che era con noi in quell'occasione, che ha rappresentato un orgoglio per tutti noi, mio in primis, che portavo un pezzo della mia provincia, un pezzo delle mie origini. Io sono per metà feltrino, all'interno del Senato, quella che è la Camera Alta dello Stato, laddove le istituzioni legiferano, laddove il senso delle istituzioni dovrebbe essere più alto. E lo è stato anche in quell'occasione, per la tanta, lo diceva prima a Cagnà, la straordinaria attenzione che ha generato una manifestazione come questa. Tanto da avere uno strascico che non è stato solo il patrocinio da parte del Senato di questa manifestazione, che già sarebbe tanto, insomma, impreziosirebbe tantissimo questa manifestazione, ma poi c'è stata la volontà ferma del Presidente del Senato, non dico a mia insaputa, ma insomma sorprendendo anche me, nel voler conferire una medaglia che è una medaglia rappresentativa, che si dà in maniera selettiva. È una medaglia che si dà nel momento in cui si riconosce una valenza sociale, storica, culturale e identitaria forte, e quindi è un motivo di orgoglio ancora maggiore non solo per me, ma per tutti, per questa città in primis e per tutta la provincia, perché farsi riconoscere come un qualcosa di straordinariamente importante per questa Repubblica e per questa nazione credo sia un motivo con il quale tutti noi dobbiamo affrontare questo straordinario palio. Anche il tempo ha cominciato a essere clemente, insomma Tamburrino l'ho visto fare la danza del sole cercando di fermare la pioggia per qualche giorno. Oggi iniziamo, ma fino all'ultimo giorno daremo sfoggio della più bella gioventù, quella che tutti hanno citato, cioè quella che corre in maniera volontaria a sistemare ciò che non funziona, e anch'io come il Presidente voglio ringraziare veramente tutti i volontari. Ho fatto il sindaco 15 anni e se non avessi avuto la forza del volontariato non saremmo riusciti a fare se non pochissime delle iniziative che mettiamo in campo e che qualsiasi amministrazione mette in campo ogni giorno. Questa sono una forza che nelle comunità di montagna diventano ancora più determinanti,
perché laddove c'è una comunità coesa, lì ci sono senso di appartenenza che non c'entra nulla con la politica. Noi possiamo dividerci su qualsiasi tema politico, ma questo non ha una grande importanza. Noi dobbiamo avere il senso delle istituzioni, e le istituzioni non hanno colore politico, hanno solo un interesse, che è quello di far crescere la propria comunità, rappresentarla in maniera degna e fare in modo che sia universalmente riconosciuta come una comunità positiva. Ecco, io credo che il senso di questa medaglia che adesso darò al Presidente Tamburino sia proprio questo. Feltre oggi è universalmente riconosciuta come una città identitaria, una città che ha fatto delle proprie tradizioni un vessillo e che in questi giorni dimostra a tutta l'Italia quanto bella è e quanto bravi sono i cittadini e tutti coloro i quali vogliono venire ad abbeverarsi a questa fonte non solo di cultura ma anche di straordinaria identità che è il Palio. Grazie. Allora, al centro diamo luogo alla consegna del Presidente del Senato della Repubblica al Palio di Feltre, all'Associazione Palio di Feltre, fotografia da consegnare agli archivi storici. E suggeliamo con un applauso. Grazie senatore De Carlo. Dicevamo, tra gli enti che patrocinano l'evento, lo abbiamo sentito anche dalla lettera di saluti del Presidente Zaia, c'è la Regione del Veneto. Abbiamo con noi il consigliere Giovanni Puppato. Prego consigliere. Buongiorno a tutti voi, amici del Palio. Anch'io porto ovviamente i miei saluti personali e quelli della Regione del Veneto, a tutte le autorità, ovviamente civili e militari. Ringrazio ovviamente l'associazione del Palio di Feltre con il suo presidente Tamburino, che ringrazio per l'invito che mi ha fatto, che lo ritengo sinceramente un gesto non solo di cortesia ma anche un segno di continuità e di valori condivisi. Di questo lo ringrazio infinitamente, anche perché per me questo invito ha una doppia valenza, sicuramente quella istituzionale certo, ma anche quella personale per l'affetto che mi lega a questa città. E quindi sono onorato di rappresentare anche quest'anno la Regione del Veneto in questo bellissimo contesto, questa bellissima cornice di Piazza Maggiore, che ormai da quasi mezzo secolo ci richiama tutti a Feltre per poter condividere insieme quell'emozione unica che è appunto quella del Palio di Feltre. Vedete, da feltrino prima e da ex poi, penso di aver respirato e vissuto il Palio in ogni sua forma, con la mia famiglia, con i miei figli, qui anche con mia sorella che vedo fra i presenti e ti saluto, ma per dire che anche oggi mi meraviglia ciò che questa manifestazione riesce a mettere in scena, distinguendosi e facendoci essere orgogliosi come Regione Veneta, perché il Palio di Feltre è il simbolo di una storia vera, è il simbolo di una tradizione, di un'identità, ma è anche la capacità di saper fare rete. E quindi questa 46esima edizione sicuramente è un compleanno importante che testimonia la forza di questa manifestazione, ma in questa occasione ci chiama tutti, soprattutto quelli che hanno delle responsabilità istituzionali, come dire, a prendersi le proprie responsabilità. E dico questo perché voglio affermare in maniera chiara che la Regione del Veneto c'è stata e ci sarà sempre a sostegno di questa manifestazione, che tra l'altro, come abbiamo già detto, è una manifestazione particolare, ma non solo per questa manifestazione o non solo con una presenza, diciamo così, fisica, ma con un impegno concreto, come abbiamo sempre fatto finora, sostenendo anche tutti quelli che saranno gli eventi che porteranno a promuovere
e a valorizzare il nostro territorio sotto l'aspetto culturale e sotto l'aspetto turistico. Come ricordava prima il senatore De Carlo, che ha vissuto quell'esperienza, come posso dire, particolare, quando i nostri amici del Palio sono stati ospitati in Senato, e di questo ti ringrazio anch'io, caro senatore De Carlo, perché avete dato visibilità nazionale, è una cosa che per noi è molto importante. Ma ricordo anche con piacere che precedentemente, prima del Senato, ho avuto anch'io il piacere di avere gli ospiti del Palio di Feltre rappresentati dal suo presidente, da una delegazione, ma anche dall'amministrazione comunale, e qui vedo anche l'assessore Zatta, instancabile, ti ringrazio. Abbiamo passato una giornata indimenticabile nella quale abbiamo potuto presentare il Palio di Feltre, divulgarlo attraverso i canali della regione, e credo sia stata veramente una cosa importante. Non ultimo, sono venuto poi a conoscenza che anche quest'anno il fondo, che si chiama così, Fondo Grandi Eventi, sosterrà il Palio di Feltre. Questa è una cosa, posso dire, importante, nel senso c'è stato un protocollo d'intesa fra provincia e regione, e con fondi e risorse qui vedo Dario Bon, che ti ringrazio particolarmente, fondi dei confini che sono poi anche la regione confinanzia, ma i fondi sono quelli più importanti. Ti voglio ringraziare veramente di cuore da parte di tutti noi, ma anche della regione stessa, perché abbiamo condiviso un percorso che ritengo che sia non solo una cosa importante, ma anche, come posso dire, una conquista non solo politica ma istituzionale veramente importante, che dà un segnale e che dimostra ancora oggi che il Palio di Feltre non è più, come posso dire, anzi il Palio di Feltre diventa ormai un bene collettivo, che non è più solo di Feltre o di Belluno, non siatene gelosi, rientra in un percorso ormai in un contesto regionale e nazionale. E quindi veramente ringrazio tutti e sono veramente contento. Un'ultima cosa, la faccio breve, voglio ovviamente ringraziare tutte quelle persone che lavorano lontano dai riflettori, mi riferisco ovviamente ai volontari, ma anche tutti gli altri, i contraddaioli, i manifestanti, tutti quelli che comunque, gli sbandieratori, tutti quelli che in questi anni hanno reso possibile un percorso ed hanno costruito, come posso dire, hanno costruito un progresso, chiamiamolo mi sfugge il nome, un tessuto, perdonatemi, hanno costruito un tessuto sociale e rurale e culturale che anno per anno diventa sempre più vivo e determinato. E quindi ancora una volta grazie a tutti voi, orgoglioso di essere stato qui insieme a questa grande, come posso dire, presentazione di questo palco, di questa festa. Io vi voglio fare un grosso in bocca al lupo, che ci siano delle giornate belle, speriamo che ovviamente il tempo, e anch'io non posso altro che dirvi grazie Feltre, grazie Palio di Feltre, e che sia una grande manifestazione anche quest'anno. Grazie a tutti. Grazie al consigliere Puppato. Abbiamo ricevuto anche un messaggio di augurio, di ringraziamento dalla consigliera Silvia Cestaro, che però questa sera non può essere presente, ma che indirizza a tutti i presenti e al Palio i migliori auguri per questa 46esima edizione. La provincia di Belluno è qui rappresentata dalla consigliera delegata Matilde Vieceli, che invito sul palco per portare il saluto di Palazzo Piloni. Buonasera alle autorità civili, militari, alla giunta comunale, all'amministrazione comunale del Comune di Feltre, a tutti i cittadini, alle varie associazioni e ai volontari qui presenti. A tutti voi porto i saluti del Presidente della Provincia, Roberto Padrin, e di tutta l'amministrazione del Consiglio provinciale. È per me un onore essere presente qui oggi in quanto feltrina a rappresentare la provincia per l'inaugurazione di questo palio. Palio che, come diceva giustamente prima il senatore De Carlo, è il palio non solo della città
è una delle poche, è forse l'unica manifestazione di questo stampo, di questa portata tradizionale storica presente in provincia. I tamburini e gli sbandieratori sono sì gli sbandieratori della città di Feltre, ma mi sento di dire che sono gli sbandieratori della provincia, in quanto gli unici presenti nella nostra provincia. Il Palio di Feltre è un'occasione culturale, è già stato detto tantissime volte, ma continuiamo a ripeterlo. È un'occasione culturale per valorizzare la nostra città, il nostro territorio, la nostra provincia. Provincia che non sono solo le Olimpiadi. La provincia di Belluno è anche altro e questo Palio di Feltre rappresenta quello che può dare la provincia di Belluno. Ringrazio tutti voi per la presenza e vi auguro, vorrei fare un piccolo appunto al consigliere Puppato. Noi non siamo gelosi del Palio di Feltre, noi siamo orgogliosi del Palio di Feltre, per cui un buon Palio a tutti voi. Grazie. Grazie alla consigliera Vieceli. Ed ora il Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Comuni Confinanti, onorevole Dario Bond, che come avete sentito faceva parte anche della delegazione che è stata a Roma per la presentazione del Palio in Senato e che naturalmente conosce bene questa manifestazione. Prego, Presidente. Grazie. Io dovevo portare i saluti di Padrin, ma la consigliera mi ha anticipato. Comunque vengo da un concerto di Max Gazzè sul lago di Santa Croce, meraviglioso, e devo dire che, saluto tutti voi, ma vi salutavo dopo, devo dire che il Pelmo d'Oro stamattina a Calalzo, la festa di Murales a Cibiana, il concerto sul lago di Santa Croce eccezionale con un venticello meraviglioso, e stasera qui Palio di Feltre, dice una cosa che qualcun altro ha anche detto, che la provincia di Belluno non è morta, la provincia di Belluno è viva, è piena di entusiasmo, ha voglia di combattere, di portare avanti la specificità anche che ha, e soprattutto è anche molto molto accogliente. Non è solo Olimpiadi, diceva giustamente qualcuno, sono anche tante belle manifestazioni. Vedete, io ho l'onore, anche tante volte gli oneri, anche le fatiche, di girare un po' il nord Italia, e tutti quando mi chiedono da dove sono e dico sono di Feltre, mi dicono il Palio di Feltre. E quindi a voi, quartieri, volontari, presidente, anche te vice sindaco che stai benissimo, la prossima riunione in comune devi farla con quel vestito lì perché sei sicuramente rappresentativo. Ecco, a voi io vi ringrazio, vi do veramente un profondo grazie di cuore, ma soprattutto vi dico che siete dei grandi ambasciatori del territorio della nostra città di Feltre e dell'intera provincia di Belluno. Una seconda considerazione e finisco. Al di là di tutti questi bei discorsi che abbiamo fatto, noi abbiamo alle spalle una chiesa, guardo Don Angelo, messa Maluccio, Don Angelo, insomma bella, però c'è un po' il tetto che scola, e un castello che è messo male. Ecco, diamoci un obiettivo tutti assieme. Siamo feltrini, siamo bellunesi, siamo veneti, siamo italiani. Quell'opera lì, in qualche anno, quel castello lì che rappresenta anche la nostra storia, che rappresenta anche le nostre origini, deve essere in qualche maniera sistemato, perché molte firme sono state raccolte e date al FAI, perché tanta gente si è messa a combattere, perché ad esempio il Presidente del Consiglio Comunale di Feltre, Ennio Trento, ne ha fatto, assieme anche a altri, una sorta di battaglia personale in senso positivo, e perché rappresenta le nostre origini, anche il Palio, ma la nostra storia. Quindi tutti assieme uniamo le forze per realizzare e dare, secondo me, dignità a un luogo che ha tanta storia ma anche rappresenta noi stessi. Grazie e buona serata.
Grazie Presidente Bond. E allora è stato già chiamato in causa più volte, è tempo di dare la parola a Don Angelo, che adesso si ritrova anche la chiesa di San Rocco da sistemare. E al di là delle battute, Don Angelo, prego, il suo saluto è oltre che gradito, dicevo prima, estremamente a tema, visto che la parte religiosa non è tutt'altro che accessoria nella storia del Palio e nel programma della manifestazione. Ricordiamo per inciso che, Presidente, correggimi se sbaglio, il primo atto ufficiale del Palio è solitamente la messa al Santuario dei Santi Martiri Vittore e Corona a maggio, e quindi con un gesto che è anche di sapore religioso si apre il Palio, e domenica mattina con la benedizione di cavalli e cavalieri vivrà un altro momento importante. Don Angelo, prego. Se l'onorevole Bon si dimenticava di citarmi, lui si dimenticava di chiamarmi qua. Un saluto a tutti. No, era in scaletta Don Angelo, quindi non sfuggiva, tranquillo. Vedo sì, ma non lo sapevo. Sì. Ecco, un caro saluto a tutti, cordialissimo. Ecco sì, ci sono 3 poli, credo, per il Feltrino, la nostra vallata, dico nostra anche se la mia provenienza, insomma, Belluno, ecco, qualche volta ai Feltrini, forse come arciprete cattedrale, crea qualche imbarazzo, ma insomma mi diverto anche in questo. Ecco, De Carlo mi guarda, ma è così. A Feltre si nasce e non si diventa Feltrini, no? E il Palio lo dimostra questo. Comunque, per il servizio che sto facendo a questa città, credo, come è stato richiamato, siano i 3 i poli che ci danno identità, ci ricordano la storia, una storia fatta di grandi passioni, e una storia che parla sempre un po' di coraggio, un po' di audacia a guardare avanti. Tempi più terribili di quelli che viviamo oggi ce l'hanno dimostrato, ovvero appunto il santuario, Piazza Maggiore e la cattedrale. Questi qua sono, credo, i 3 poli che ci aiutano a dare un volto, guardare avanti, anche facendo memoria del passato, come ci aiuta il Palio. Però il Palio è anche fatica, non solo istituzioni, non solo così. Il Palio non è qualcosa di astratto, niente astratto. Vuol dire che la primavera a Feltre non è annunciata poeticamente dagli uccellini che sentiamo nei boschi, ma cominciamo a sentirla perché ci sono i tamburini sbandieratori che ci danno il là a una stagione intera. Ci sono anche tante manifestazioni collaterali che sono vissute e proposte dai 4 quartieri, e come parroco di Feltre del circondario non posso che fare gli auguri a tutti indistintamente, perché siete tutti bravi agli occhi miei, insomma, quindi è bello. La settimana scorsa, chiudendo la mostra a San Rocco, oltre 700 visitatori, per uno scherzo quasi, no? E hanno guardato giù questa piazza, c'erano i vari sbandieratori più giovani qua a fare le prove in Piazza Maggiore. È stato bello, perché dico c'è passione. E una città si vive volentieri non solo perché i servizi funzionano, la sanità funziona, la scuola c'è, il lavoro c'è, ma perché c'è qualcosa anche che dice ma che bello abitare qua. E se non c'è questo, perché non c'è la passione, il sangue che scorre, la passione proprio autentica, che non è solo orgoglio e gelosia sono dei peccati, voglio ricordare, quindi stare attenti a usare queste parole qua. Comunque, se può aiutarci a rendere bella Feltre, vivibile, appetibile, al di là di tanti problemi che conosciamo, credo che tanto merito ce l'abbia il Palio, perché forse, tolgo il forse, è l'unica manifestazione che a Feltre, nel circondario, sa unire il centro con le frazioni, sa unire generazioni diverse tra di loro e linguaggi profondamente diversi tra di loro, sensibilità diverse, sa essere accogliente anche verso chi da fuori gente viene qua e comincia da piccolo ad amare Feltre, perché comincia a fare il bandieratore, il tamburino, conosce amici a scuola che ne parla, e diventa quindi un processo bello di vita autentica. E quindi auguri al Palio e buon proseguimento a tutti, e grazie. Grazie a Don Angelo. Non so se Feltrini si nasca e non si possa diventare, non sta a me dirlo, ma sicuramente ci si può far molto ben volere a Feltre chi ha passione per questa città, e credo che Don Angelo sia sicuramente una persona che passione e amore per la città ne abbia dimostrata in più occasioni.
Bando alle ciance, è tempo di levare gli sguardi al cielo, ok? In senso di sfida, perché entriamo un po' anche nel clima della competizione, che avrà questa sera il preambolo, come dicevamo, della sfida delle Cernide, ma poi la prossima settimana consumerà il suo rituale tra i 4 quartieri. E allora, in rigorosissimo ordine alfabetico, cominciamo dal presidente del quartiere Castello, Luca Scopel. Buonasera a tutti. Cari concittadini, contradaioli, amiche e amici, è con emozione profonda, autentica, essere qui oggi per la presentazione della 46esima edizione del Palio di Feltre. Non stiamo solo parlando di una manifestazione, ma di anno in anno stiamo aggiungendo un nuovo capitolo alla nostra storia, alla nostra cultura, a quel legame speciale che ci unisce come comunità viva, vera, radicata. Il quartiere Castello non è semplicemente una contrada, è un cuore pulsante. Ogni tamburo che batte, ogni bandiera che danza, ogni costume indossato racconta un frammento di noi, una storia custodita, tramandata, vissuta con orgoglio. Ricordo con particolare commozione il 31 marzo scorso nella chiesa del Sacro Cuore, dove abbiamo riportato in vita una delle tradizioni più care, il battesimo simbolico dei leoncini. Dopo anni di silenzio, le nostre voci si sono riunite per accogliere ben 50 bambini sotto il vessillo del nostro quartiere, un momento che ha toccato le corde più profonde dell'anima. Perché quello non è stato solo un rito, ma un abbraccio collettivo, un segno d'amore verso i più piccoli, un passaggio del testimone verso il futuro. Vedere le famiglie partecipare con entusiasmo e fierezza ci ha ricordato quanto forte sia il desiderio di appartenenza, quanto radicata sia la volontà di custodire e tramandare la nostra identità. Il Palio non è solo competizione, è memoria, educazione, crescita. È cultura che si respira nelle strade, negli sguardi, nei sorrisi. Che i nostri leoncini possano crescere forti, fieri, consapevoli delle loro radici. Il Castello non partecipa al Palio, lo vive, lo costruisce giorno dopo giorno, con l'impegno straordinario di volontari, famiglie, giovani e anziani che donano tempo, energia e cuore. Ognuno di voi è un tassello prezioso di questa meravigliosa storia collettiva. Grazie di cuore per ogni gesto, ogni fatica, ogni momento dedicato. Grazie agli atleti che con sudore e orgoglio portano in alto i nostri colori. Grazie ai tamburini e agli sbandieratori che danno ritmo e anima alla nostra memoria. Grazie ai leoncini che sono la speranza, la promessa che questa tradizione continuerà a vivere. Grazie anche agli sponsor che con il loro sostegno ci ricordano che il Palio è anche condivisione di valori, visione comune, senso di comunità. Un ringraziamento speciale va al consiglio direttivo del quartiere Castello. 5 giovani che hanno avuto il coraggio di accettare una sfida enorme, pieni di passione, determinati ad ascoltare, ad imparare e a crescere. E lo abbiamo fatto, insieme. Dietro ogni traguardo raggiunto c'è una rete di persone che ci hanno sostenuto, consigliato e spronato. Volontari storici, collaboratori, amici, a voi va il nostro grazie più sincero. Il Palio è la voce antica della nostra città, che ogni anno ci richiama alle origini. Ed è proprio in questa edizione che abbiamo mostrato cosa significa essere una comunità. Di fronte a ostacoli inaspettati, critiche e difficoltà, non ci siamo arresi. Abbiamo scelto di reagire, uniti, determinati, con quell'orgoglio che ci rende vivi anche nei momenti più duri. Abbiamo messo da parte le differenze, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo dimostrato che insieme nulla è impossibile. Perché il Palio non è un evento, è parte del nostro sangue. Senza di esso Feltre perderebbe qualcosa di essenziale. Non è solo fondamentale, è irrinunciabile. È il battito stesso della città, il simbolo di un popolo che non si arrende, che si rinnova ogni anno con passione, con amore. Per questo oggi vi invito con il cuore in mano a vivere questa edizione fino in fondo, non come spettatori, ma come protagonisti. Perché ognuno di voi è parte di questo racconto, ognuno di voi porta con sé un pezzo di questa storia straordinaria. Che il Palio di Feltre sia un tributo alla nostra memoria, un canto alla nostra energia, una luce per il futuro.
Grazie a tutti voi e che il Palio abbia ufficialmente inizio. Viva il Palio di Feltre, viva il quartiere Castello! Luca Scopel, presidente del quartiere Castello. Ed ora il quartiere che da qualche anno si fregia del vessillo ha portato a casa le ultime 4 edizioni consecutive, ha 15 drappi vinti al proprio attivo e quindi richiama su di sé necessariamente, come succede per i vincitori, le attenzioni degli altri quartieri. Sto parlando naturalmente della Stella Autopunte del quartiere Duomo. La parola al presidente Enrico De Cet. Buonasera a tutte le istituzioni civili e militari, agli enti pubblici e privati come gli sponsor che sono qui presenti per salutare la 46esima edizione del Palio di Feltre. Porto il saluto di tutto il nostro quartiere. Il nostro quartiere è una realtà che vive tutto l'anno grazie al lavoro di un gruppo fantastico. Noi abbiamo un collettivo che colgo l'occasione di ringraziare le nostre cucine, la nostra logistica, la nostra dirigenza, il fantastico gruppo di consiglieri che mi aiuta, e soprattutto volevo ringraziare i tamburini e gli sbandieratori, i nostri giovani che si allenano tutto l'anno e a cui va il mio in bocca al lupo perché fra qualche ora si sfideranno alla sfida delle Cernide. Veramente io ci tengo molto a questi nostri giovani, perché leggevo sulla stampa l'altro giorno proprio l'effetto devastante che hanno certe esposizioni dei giovani a certi social, a certi contenuti. Veramente c'erano questi pedagogi, questi psicologi che facevano un quadro devastante, e io sono molto orgoglioso che grazie al Palio di Feltre noi diamo un tamburo, una bandiera a questi ragazzi che riescono a fare arte, a fare musica, e è veramente una cosa che mi rende orgoglioso. E vorrei anche pregare chi non può guardare il telegiornale alle 8 di sera con un po' di tamburi sullo sfondo, che capisca che è giusto tutelare la quiete pubblica, ma noi non suoniamo a mezzanotte, quindi vorrei dire che si cerchi un compromesso fra le esigenze della collettività e il sacrosanto privato della casa propria, anche perché con i nostri vicini siamo un po' ai ferri corti. Diciamo che il prossimo passo per decidere chi ha ragione è un tribunale, la dico proprio. Per il resto il nostro quartiere, sì, è vero, confesso che abbiamo vinto 4 pali consecutivamente, ma questo non è una cosa che nasce così, nasce appunto da quello che citavo prima, dal lavoro dei nostri volontari. Noi facciamo degli eventi durante l'anno per finanziarci. Noi facciamo il primo weekend di aprile, facciamo il motoraduno con il Moto Club Feltre di Gorza, che è il presidente del Moto Club Feltre, di cui non ricordo il nome, lo dico tu, e noi raduniamo a Feltre 8.000 moto, e noi questi motociclisti li sfamiamo, li dissettiamo, li allietiamo con la musica dal vivo, un evento enorme che ci costa tanti sacrifici, fatica e tonnellate di carte, una burocrazia che ci sfinisce, bancali di carte che girano per la sede, una cosa che non pensavo potesse essere. Se penso che anche il professor Barbero ha detto: io continuerei a insegnare fino a 90 anni, ma sono stufo di fare carte. Le carte purtroppo sono una costante ormai di tutto. E facciamo anche ad Arsier, il terzo fine settimana di ottobre, facciamo
la Fiera delle Anime con l'aiuto collaborando con il sindaco di Arsier, Ivano Fauro, il quale ci ospita, e in quell'evento serviamo 1200 coperti dalle 11 del mattino alle 2 del pomeriggio. Quindi di nuovo un grazie a tutti i miei volontari. Poi allargando un po' il panorama del mio discorso, io per diletto i weekend vado a vedermi le rievocazioni storiche del nostro Veneto. Sono andato a vedere quest'anno la rievocazione a Montecchio Maggiore della sfida fra Montecchi e Capuleti della Verona shakespeariana. Veramente orde di volontari in costume che fanno rivivere questa storia della loro città. E sono andato anche al Carnevale di Dosoledo nel gelido febbraio del Comelico a vedere come questa proloco nelle vie delle loro case, arrampicate sui pendii, tenaci come loro, che tengono vivo un ambiente bellissimo, meraviglioso, ma anche molto, molto duro da vivere. Qui c'è il senatore De Carlo, che è cadorino, mi capisce molto bene. E io vorrei che ci fosse, anche chiedendo alle istituzioni, una specie di rete per la rievocazione veneta, che è molto, molto vissuta. Sarebbe bello vedere i rappresentanti delle varie proloco al Palio e vedere noi che andiamo a trovarli. E per finire volevo ringraziare personalmente chi è con me sul palco oggi. Prima di tutto Eugenio Tamburrino, che è veramente una guida illuminata per il Palio di Feltre, un bravissimo manager. Se avessi un'azienda lo assumerei come amministratore delegato. E soprattutto volevo ringraziare gli altri presidenti che sono qui stasera, perché io sono presidente solo da 1 anno e mezzo, e con i loro consigli, i loro suggerimenti, soprattutto Paolo e Luigi, che sono da tanti anni ai vertici del loro quartiere. Anche gli altri Luca e Aldo sono un po' nuovi come me, però perché mi hanno dato tanti consigli nonostante la rivalità, e ovviamente adesso si dissotterra l'ascia di guerra, ovviamente. E ovviamente ascia di guerra figurata, perché purtroppo viviamo in un periodo in cui di guerra non figurata ce n'è anche troppa. Buonasera e grazie a tutti. Grazie Enrico Del Cet. L'ascia di guerra non so, ma il pugnale che hai attaccato dietro mi incuteva un certo timore, quindi insomma, ho capito che è meglio stare attenti. Grazie per queste parole anche appassionate. L'aquila bicipite di Portoria volteggia già sopra il castello e le nostre torri, allora invito il presidente Aldo Pellencin a portare il saluto e il messaggio del quartiere Portoria. Gentili dame, illustri signori e cavalieri, il nobile quartiere di Portoria, del quale ho l'onore di portare gli omaggi, è onorato e fiero di partecipare all'attenzione che nei prossimi giorni infiammerà la città di Feltre. A nome anche di tutti i miei consiglieri e collaboratori, che ringrazio per l'incessante lavoro che svolgono durante tutto l'anno e non solo in vista del Palio, dei musici e sbandieratori che portano con orgoglio i nostri colori, degli aquilotti che rappresentano l'entusiasmo, la spensieratezza e il futuro, dei nostri contradaioli che ci danno sostegno e conforto. Voglio augurare a tutti un Palio nel segno della passione e della condivisione. Questa sera il mio saluto rispecchierà i colori che contraddistinguono il quartiere di Portoria, il giallo e il nero. Il giallo, il colore associato al sole, che è comunemente legato a concetti di felicità, ottimismo, energia e gioia. È quello che stiamo vivendo in questi giorni frenetici, dove le contrade si animano di suoni e di colori, emozioni che cerchiamo di trasmettere a tutta la città in questo evento che coinvolge davvero tutti, dai bambini agli anziani.
Questi sono i sentimenti che deve vivere tutta la città. Partecipare alla festosa atmosfera delle cene, incantarsi di fronte all'evoluzione delle bandiere, sentire il ritmo dei tamburi, condividere la tensione dell'arciere che scocca le sue frecce, sostenere gli ansimanti staffettisti che salgono via Mezzaterra, sentire il peso della fune e incitare i cavalli nella loro corsa sfrenata. Vivere emozioni. L'impegno di tutti noi è far sì che il Palio esprima tutto questo. Ma poi c'è anche il lato un po' più oscuro, il nero, il colore al quale si associano concetti contrastanti, potere e saggezza, ma anche inquietudine e mistero. E io non posso non sottolineare anche queste emozioni, che come quelle positive mi animano e mi impongono di alzare un grido, perché se il Palio è la meravigliosa manifestazione che è, questo è certamente merito di una bellissima sceneggiatura scritta nella storia, della grande regia dell'ente Palio, ma poi ad interpretarla ci sono gli attori, i quartieri, attori sui quali è caricato, ahimè, non solo il peso dell'interpretazione. Vogliamo che il Palio abbia davanti a sé una storia sempre più fulgida? Allora è indispensabile che tutti uniscano le forze per far sì che si verifichino le migliori condizioni affinché i quartieri possano continuare ad essere gli attori, ma attori felici, motivati e sereni di lavorare e salire sul palco del Palio. Concludo ora unendo i due colori, il giallo e il nero, nei quali si identifica il quartiere di Portoria, solare, energico, positivo, ma al tempo stesso riflessivo, saggio e autoritario. Questi sono i valori che metteremo in campo nei prossimi giorni, con i quali fronteggeremo con fierezza i quartieri avversari, senza alcuna remissione né pietà, perché il Palio è Palio, la vittoria è vittoria e per noi fa rima con Portoria. Aldo, anche per la rima finale. Ed ora l'ultimo in ordine alfabetico dei 4 quartieri, il quartiere del Corno d'Oro, Santo Stefano, che come sapete è guidato da una duplice presidenza, Luigi Bonan e Paolo Rigoni, a cui cedo la parola, alzando il microfono a livello massimo. Buonasera a tutti e benvenuti da parte mia e dal mio copresidente Gigi Bonan alla 46esima edizione del Palio di Feltre. Il quartiere Santo Stefano saluta le autorità presenti, saluta i restanti presidenti degli altri quartieri, l'amministrazione comunale e coglie subito l'occasione per ringraziare ancora una volta Eugenio e il suo staff perché fanno un lavoro incredibile e ci permettono veramente di preparare al Palio senza pensieri e in assoluta tranquillità, dandoci anche un'immagine fuori da quello che è il nostro comune davvero di grande prestigio. Quest'anno volevo fare una piccola menzione particolare per quel signore che è laggiù sotto il gazebo, che è Fabio Giudice, che è una guida e una sicurezza per tutta Feltre, non solo per il Palio. Lui e i suoi ragazzi sono meravigliosi nell'allestire questa città sempre nel migliore dei modi. Saluto il presidente di Città di Feltre, che come sempre rappresenta questo gruppo che porta fuori dai nostri confini il nostro nome, la nostra città e dobbiamo esserne orgogliosi. Non vi tedierò con il programma della settimana pagliesca, ormai lo conoscete tutti e non mi dilungherò nei ringraziamenti, ma sono d'obbligo per tutto il popolo di Santo Stefano e per popolo intendo i volontari, chi fa parte del consiglio direttivo, chi organizza le gare, ma anche chi ci segue in tutti gli eventi che facciamo durante l'anno. Ci tengo questa sera a presentarvi quella che è la novità più bella di quest'anno per il Santo Stefano, che è finalmente l'annessione al resto del quartiere del gruppo dei Cornetti d'Oro, i nostri tamburini che dai 5 ai 10 anni, che quest'anno avranno il loro battesimo pagliesco. E proprio la settimana scorsa, durante un evento per noi importantissimo che è la storia, dove celebriamo i 45 anni del
del Santo Stefano, hanno avuto l'esordio in contrada e nell'occasione della storia, appunto, noi consegniamo sempre un riconoscimento intitolato ad Adriano Cagnan, che è stata una figura fondamentale per gli inizi del quartiere. E durante la serata si è creato questo connubio meraviglioso che è secondo me la vera forza del Palio, che erano i tamburini di 5 anni e la consegna del premio che è andata al nostro primo presidente Alberto Tarulli, per il quale chiedo un applauso. E durante questa serata era visibile negli occhi delle persone di cui c'era l'emozione nel vedere i bambini, ma ho visto gente del quartiere che è 40 anni che è qui a fare il Palio col Santo Stefano piangere davvero per il riconoscimento dato ad Alberto. E mi sono detto, bisogna essere orgogliosi di quello che siamo, perché il Palio e i quartieri ha questa forza di unire le generazioni, veramente dal più piccolo al più grande, e in questa unione far sì che ci si scambi quelli che sono i valori della vita che, come hanno citato prima, si rischiano di perdere. Quindi è veramente un orgoglio fare parte di questa associazione e è un orgoglio perché questi quartieri, questo evento, quello che facciamo funziona davvero. Crescono le adesioni, cresce la presenza nel quartiere, cresce la volontà di partecipare. E allora dico che se anche il drappo manca molti anni in casa di Santo Stefano e siamo la nonna del Palio, io mi sento comunque di dirigere un quartiere vincente. Vincente perché non si fa battere dalle difficoltà, non si arresta di fronte alla delusione di una sconfitta. Vincente perché quando il genitore di un bambino che ha appena iniziato a sbandierare o a tamburare viene a dirti siete un gruppo fantastico, sono contento che mia figlia sia qui e che condivida con voi questo percorso, quella è la vittoria più grande che possiamo avere. All'onore quest'anno voglio dedicare 2 parole al rispetto. Quello che indossiamo in questi giorni, ma durante tutto l'anno, non è una maglia sportiva. Quel simbolo, quel corno, quella maglietta rossa che abbiamo addosso è una cosa che parte da dentro. Non c'è mercato, non si va a destra o a sinistra, si cresce, si nasce e si diventa di quartiere. E il rispetto va portato verso tutti, verso gli avversari e verso chi si impegna tutto l'anno per far sì che il quartiere dia il meglio di sé. Nel momento in cui questo manca, quella è la vera sconfitta che un'associazione può registrare durante la sua vita. Detto questo, è bellissimo questa sera vedere la piazza piena, è bellissimo sentire questo. Voi siete tutti girati a guardare noi, ma dietro c'è una marea di bambini che ringrazio i vari responsabili hanno portato alla presentazione e questo vociferare è la speranza che il Palio è più vivo che mai e che andrà avanti ancora per tanti anni. Legandomi a quello che ho detto, come mi piaceva dire quando giocavo a pallacanestro, vi saluto dicendo rispetto per tutti ma paura di nessuno. Quartiere Santo Stefano anche quest'anno sarà pronto a giocarsi tutte le carte e a far vedere finalmente che Fabio Giudice ha anche altri drappi da appendere a quel palo. Grazie a tutti e buon Palio. Grazie a Paolo Rigoni che ha invocato colori diversi sul pennone di Piazza Maggiore. Oggi non c'è niente perché sapete che nell'imminenza del Palio viene ammainato lo stendardo che però da 4 anni è effettivamente quello del Duomo. E poi c'è quell'associazione, quel gruppo, quell'entità, quel soggetto, quel insieme di persone che rappresenta la città di Feltre e non un singolo quartiere. Sto parlando naturalmente del gruppo Sbandieratori che vedete qui rappresentato anche appunto da sbandieratori e tamburini, il suo presidente, non dico storico perché sennò sembra che sei più anziano di quello che sei, ma insomma è Luca Zanella a cui cedo volentieri la parola. Prego Luca. Buongiorno a tutti, benvenuti, saluto le autorità presenti, civili, religiosi, militari.
i 5 presidenti nel palco, le loro meravigliose dame, l'amministrazione comunale. Ecco, io vorrei iniziare con un ringraziamento proprio agli stessi ragazzi che sono stati citati all'inizio, ragazzi feltrini di 18-20 anni, e sto parlando degli sbandieratori e dei musici dei 4 quartieri cittadini per l'uso della piazza. Allora, il gruppo Sbandieratori Città di Feltre ne ha la gestione la sera e volentieri l'ha ceduta ai 4 quartieri per permettere loro di esercitarsi, e siccome siamo sempre bravi a sgridarli quando si comportano male, vorrei proprio dire grazie a questi ragazzi. Hanno dimostrato una grande maturità perché hanno rispettato tutte le nostre raccomandazioni, si sono organizzati per arrivare qui con il minor numero di automobili possibili, caricandoli in verosimile, lasciando i parcheggi liberi ad altri, hanno chiuso le luci, spento i tamburi all'ora desiderata, è andato tutto benissimo. Grazie di cuore a questi ragazzi. Questi ragazzi si sono appunto, a me piace girare per vedere i vari allenamenti e vi invito tutti proprio questa sera perché goderete di uno spettacolo veramente entusiasmante. Noi invece del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, per noi lo spettacolo sarà esattamente fra una settimana, il sabato sera del Palio, e qui vorrei ringraziare una persona che vedete qui alla mia destra, il nostro coordinatore tecnico Johnny Isotton, lo cito anche, perché quest'anno ha guardato oltre le nostre certezze, pensando però alle nostre competenze, e ha osato. E infatti allo spettacolo del sabato sera proporremo qualcosa che non posso anticiparvi, ma che vi lascerà sicuramente a bocca aperta. Mai stato fatto qualcosa del genere a Feltre. E niente, per noi il Palio è il punto di arrivo ma anche il punto di partenza, perché tutta la nostra attività si svolge in funzione del Palio. Vogliamo arrivare al Palio con un numero sempre nuovo, sempre diverso, sempre fatto appositamente per questa manifestazione, e questo conta un impegno ininterrotto che dura tutto l'anno, con almeno 2 allenamenti settimanali di 2 ore l'uno, per cui capite che l'impegno di questi ragazzi che vedete qui alla mia destra e alla mia sinistra è veramente importante. Tutto per un applauso finale di qualche minuto, quindi direi di farglielo già adesso in anticipo. Ecco, altra novità di quest'anno è il Palio dei Bambini al sabato pomeriggio, che di solito se ne occupava solo il gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Quest'anno è stato esteso anche al gruppo del settore giovanile dei 4 quartieri. Anche qui devo dire si parla già di quinto quartiere, cioè noi, perché ci prendono un po' come riferimento. Ringrazio anche qui i vari responsabili del settore giovanile dei 4 quartieri. Abbiamo cercato in brevissimo tempo di fare qualcosa, e ce l'abbiamo fatta, di fare qualcosa tutti assieme all'unisono, e questo verrà fatto il sabato pomeriggio, mentre c'è l'upgrade dell'anno scorso, cioè l'anno scorso per la prima volta tutti gli sbandieratori dei 4 quartieri cittadini uniti al nostro hanno realizzato una sequenza in Pra del Moro, tutti assieme, è stato bellissimo. Quest'anno ci sarà l'upgrade, cioè 2 sbandieratori per quartiere uniti a 2 dei nostri si uniranno in centro in Pra del Moro e faranno un piccolo numero assieme, un piccolo segno che assieme possiamo fare grandi cose, tutti i 4 quartieri uniti per Feltre. Grazie a tutti, buon Palio. Grazie a Luca Charlie Zanella, come conosciuto nell'ambiente. E entriamo nell'ultima parte della nostra presentazione, che è quella dedicata alla presentazione dei premi e alla consegna di alcuni riconoscimenti. Allora io inviterei intanto sul palco il già citato direttore artistico del Palio, Fabio Giudice, che ci aiuterà a presentare anzitutto i premi che corrispondono a ciascuna delle 4 competizioni.
Intanto Fabio, benvenuto, vieni pure qua al centro, usiamo il microfono mobile. Possiamo forse chiamare anche chi ha realizzato questi premi? Sì, Maria Giovanna Zannini. Maria Giovanna Zannini, che è un'artista artigiana del Cadore, se non sbaglio. Sì, del laboratorio Creta e Fuoco. E sottolineiamo anche proprio l'importanza di queste realizzazioni artigianali, no? Perché il palio è sì, rievocazione storica, è mondo della cultura, ma è anche vetrina del saper fare, dell'abilità delle mani, ne è un esempio anche il nostro Fabio, e qui abbiamo il nostro ospite, colei che ha realizzato i premi che adesso andrete a presentare, quindi vi lascio campo libero. Allora io chiaramente do una mano a Maria Giovanna a scoprire i suoi manufatti. Ditemi se vi posso essere di qualche aiuto. Sì, allora io aprirei, allora qui abbiamo rappresentato il tiro con l'arco, in questo pezzo pregiato in terracotta, e tra l'altro è stata una sorpresa Maria Giovanna, perché quando l'ho contattata l'avevo trovata alla mostra artigianato che stava facendo gli stemmi dei quartieri, e allora da lì ho collegato, ho detto ma perché non contattarla per fare i premi del palio, e così ci siamo conosciuti e è andata avanti questa storia, insomma. Poi li riporremo abbiamo, qui e avrete modo eventualmente di vederli dopo più da vicino, perché anche la cromia merita sicuramente. Aspetta che... Questo invece la staffetta. Sì, esatto, qua è rappresentata la staffetta. Diciamo che le varie linee stilistiche sono già dei simboli da tempo, quindi la staffetta ha un piede alato, la faretra con le frecce chiaramente per il tiro con l'arco, e diciamo sono degli stilemi che abbiamo adottato già da un po' di anni, insomma, come linea estetica. Ecco, questa appunto è... Riponiamo nella sua teca, ci spostiamo di qua per le altre due gare, mi metto di lato qua, così. Quindi andiamo in sequenza secondo le gare, proprio qua abbiamo rappresentato il tiro alla fune, sempre con il castello nello sfondo, il castello di Feltre chiaramente, e poi andiamo nella parte finale che si conclude appunto con il premio legato, ecco qua, alla corsa dei cavalli. Prego, Maria Giovanna. Abbiamo le 4 teste dei cavalli che rappresentano i 4 quartieri, no? Esatto. E poi, perché non gli bastava, Maria Giovanna ci ha anche omaggiato per ogni quartiere di una formella dove c'è il simbolo per ogni quartiere, insomma. Adesso è un po'... Ne faccio vedere una, così. Sì, esatto. Ecco qua, qui abbiamo Portoria e poi ne è stato realizzato uno per ciascun quartiere. Facciamo un applauso alla nostra... a cui cederei anche il microfono eventualmente per farci dire un po' da dove ha preso l'ispirazione per questi... L'ispirazione... Per la forma, diciamo, a cui hai dato questi premi. Sì, no, io intanto ringrazio Fabio perché mi ha proposto... Un po' più vicino. Ringrazio Fabio intanto per la stima e la fiducia che mi ha riservato. Tengo io. Va bene. E niente, l'ispirazione, i temi, come dice Fabio, erano già previsti da tempo, e lo ringrazio per avermi dato la libertà di interpretarli secondo l'ispirazione che vi ha dato. E noi ringraziamo lei e te per averci... Grazie, e vi ringrazio anche per aver scelto l'arte della ceramica in generale, che in provincia è poco rappresentata, siamo pochi ceramisti e quindi lo ritengo un onore particolare. Ecco, diciamo così. Grazie per tutta la categoria. Grazie per l'impegno, e poi avrete modo di vedere e giudicare, insomma, in base al vostro gusto. A me personalmente piacciono molto perché anche la cromia è molto delicata, molto particolare, ma insomma poi terminata la presentazione vi avvicinerete al palco e potrete vederli. Grazie, può riaccomodarsi. E noi proseguiamo invece ora con la consegna di alcuni riconoscimenti. Stai Fabio, stai pure, perché adesso procediamo con la consegna di alcuni riconoscimenti che tradizionalmente l'associazione Palio conferisce a chi è vicino al mondo del palio, a chi si è impegnato nel mondo del palio, a chi sia manualmente che concettualmente, che insomma vive questa realtà con passione e con dedizione.
possiamo scoprire i riconoscimenti che, come oramai da tradizione, sono costituiti da queste sculture in pietra che rappresentano, giusto per stare in tema, il castello di Feltre, il simbolo della città, e quindi vogliono essere un segno di riconoscenza e di riconoscimento da parte del Palio. Allora invito il Presidente Eugenio Tamburrino ad alzarsi perché procediamo alla consegna dei primi riconoscimenti che vanno ai ragazzi dell'IPD come appassionati esploratori del mondo del Palio e hanno ripreso quest'anno il percorso con la bandiera iniziato nel 2017-2018 e che poi il Covid aveva rallentato. Con loro invitiamo anche 3 loro generosi istruttori che sono Michele De Carli, Alberto De Bacco ed Enrico De Carli. E noi vi invitiamo a salire tutti qui sul palco, ok? Con i ragazzi che stanno vivendo dall'interno il Palio, proprio usando, anche se il termine è un po' volgare, la bandiera, perché usare la bandiera sembra quasi riduttivo, ma insomma stanno approfittando del Palio e della bandiera per vivere un'esperienza di vicinanza a questo mondo, che è un'esperienza di manualità, un'esperienza artistica e soprattutto un'esperienza di gruppo. Ecco Michele, benvenuti ragazzi, eccoci qua, schieriamoci al centro. Benissimo. Venite pure avanti qua al centro, avanti che facciamo una bella foto lì al centro. Eccoci qua. Facciamo sentire davvero il nostro applauso a questa splendida squadra di ragazzi e anche a Michele, Alberto ed Enrico che dedicano le loro ore libere per far sì che questa esperienza abbia un senso particolare, abbia un significato particolare. Presidente, a te la consegna. Allora, uno lo diamo ai ragazzi. Nicolò. Grazie. E poi uno ciascuno ai 3 istruttori, non so se è giusto il termine istruttori, sì, ok? Michele De Carli, no, dove andiamo? Andiamo in ordine. Allora, Enrico De Carli. Grazie Enrico. Grazie a voi. Un altro a Michele, così facciamo fuori la famiglia De Carli, ok? E poi ad Alberto De Bacco del nobile quartiere di Farra, a cui va una menzione particolare, al mio vicino di casa, quindi la cosa è totalmente disinteressata. Ragazzi, veramente grazie, non so se qualcuno vuol dire qualcosa, Alberto, Michele, una parola? Grazie. Una, sufficiente. Grazie a voi ragazzi, complimenti e buon proseguimento con il Palio, con la bandiera e con questo mondo. No, la maglietta l'ho vista, sì, vista. Il presidente del gruppo sbandieratori non perde occasione di sottolineare. Grazie ragazzi, potete accomodarvi, in bocca al lupo e grazie ancora per essere con noi. Okay. Ciao, grazie a voi. Ciao, grazie ragazzi, ciao, buona serata. Ciao Michele. Altro riconoscimento ad un altro soggetto, uso un termine un po' vago, che è vicino al Palio per questione quasi fondativa, no? Il cavallo, che è il simbolo del Palio, delle corse, delle competizioni del Palio, ed è un po' appunto l'animale che rappresenta la storia di questa manifestazione. Questo riconoscimento va all'ATEF, l'Associazione Turismo Equestre del Feltrino, preziosa compagna di viaggio di tanti decenni, perché appunto da decenni sono vicini al Palio con la loro attività che li ha portati anche ad esibirsi in Pra del Moro e oggi a essere sempre presenti e disponibili
alle benedizioni della domenica mattina. E dunque per l'ATEF credo ci sia il presidente Ivan Dalla Marta e poi chi altro, se c'è qualche altro socio dalla Balla, venite, venite, sì, facciamo, su, c'è posto ragazzi. Prego. Ecco qua. Al centro, grazie Presidente, prego, prego venite così facciamo una foto con tutti. Ciao. Buonasera, prego, prego, qua al centro. Ecco qua. Benvenuti. Presidente, dice lei una parola? Basta, grazie. Grazie, no, anche due insomma. Grazie di questo riconoscimento, grazie a Eugenio. Beh, 46 anni di Palio, 40 anni di ATEF, quindi più o meno siamo là come età. Io rappresento, sono l'ultimo presidente, qua c'è un presidente fino a qualche anno fa, abbiamo passato momenti difficili, stiamo rinascendo, abbiamo un maneggio che ormai conta 22 cavalli e stiamo andando avanti. Oggi i nostri ragazzi sono a fare, sono in Friuli a fare il concorso e domenica saranno là alla benedizione. Grazie a tutti. Grazie, grazie Presidente. Procediamo con la consegna e allora nel segno equestre, chiamiamolo così, è un riconoscimento da parte dell'Associazione Palio Città di Feltre all'ATEF. Grazie ancora. Saluti. Grazie Franco. Abbiamo un terzo riconoscimento, ultimo solo in ordine di tempo, ma non ultimo per importanza, ed è un riconoscimento che il direttivo dell'Associazione Palio di Feltre dà davvero con gioia e convintamente al reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno, con gratitudine e riconoscenza per la vicinanza che avete dimostrato in questi anni con la presenza continua e costante, soprattutto la domenica in Pra del Moro, ma diciamo nella costruzione di questa manifestazione, qui rappresentato dal comandante tenente colonnello Elisabetta Tropea. Prego comandante. La vostra presenza anche in questo caso equestre a Pra del Moro, la consegna della busta al Mossiere, ma diciamo dà sicuramente importanza e gratifica di stile la nostra manifestazione. Ecco qua, facciamo una foto. Grazie. Comandante. Siamo emozionatissimi di ricevere questo riconoscimento, anche perché ho voluto chiamare qui sul palco il brigadiere capo qualifica speciale Dario Rolt, che è il comandante del reparto a cavallo di Celarda. Da qui partirà la pattuglia ippomontata di cavalli maremmani, che ha l'importante compito di consegnare la busta al Mossiere con l'ordine di partenza della gara clou. Questo è un momento che avvicina l'Arma dei Carabinieri, i Carabinieri forestali al territorio, e che è la massima espressione di fedeltà e di vicinanza al territorio. I nostri cavalli nascono nei territori bellunesi, nel centro di selezione equestre dei Carabinieri forestali a Salette, e vengono poi addestrati nel Vincheto di Celarda, presso il nostro centro ippico. Questo ci rende, diciamo, orgogliosi, e non ci siamo mai sentiti ospiti di questo palio, ma sempre parte integrante e protagonisti. Sicuramente vincerà il migliore, ma direi che per arrivare ad una manifestazione così importante, che riceve diciamo, un riconoscimento nazionale addirittura da parte del Senato, la vittoria è della città di Feltre, di tutti i feltrini, della nostra comunità e di tutti i bellunesi. Buon palio a tutti. Grazie. Grazie davvero. Con la consegna di questo premio si conclude
questa presentazione ufficiale. Vi invito naturalmente a non andare via. Ora, come vedete, sotto il porticato di Palazzo Gazzi si sta già allestendo un piccolo buffet per un rinfresco e un aperitivo. Naturalmente, siccome siamo espressione del territorio con prodotti del territorio, avremo i prodotti della cooperativa Valcarne e di Lattebusche, e per il brindisi i vini dell'azienda agricola tenuta di Cart, come detto prima, e della birreria Pedavena, mentre poi gli sbandieratori e i tamburini allieteranno la piazza con alcuni numeri e alcune evoluzioni. A seguire la sfida delle Cernide. Presidente, possiamo arrischiarci a dire che la tentiamo qui in Piazza Maggiore, ok? Per il momento insomma sembra che sia scongiurato, anche se qua meglio non dire mai, ma insomma sembra che sia tutto scongiurato, e quindi tentiamo sicuramente di farla qui in Piazza Maggiore in uno scenario straordinario. Sfida delle Cernide, che vi ricordo sostenuta da Tecnocasa e da Ecostudio Ambiente, e che sarà condotta per quanto riguarda la presentazione da Alessia Dallò, che è stata qui con noi fino adesso. Restate con noi per il brindisi e poi per la sfida delle Cernide. Buon Palio a tutti, grazie.
È un'attrazione per chi già lo conosce, per chi ha già il cuore che batte per il colore di un quartiere, e per chi di anno in anno invece si incuriosisce, lo scopre e lo vive, decide di amarlo insieme a noi. E a proposito di questo, lo scorso anno, mi ricordo, ci seguivano dall'altra parte del mondo, ci seguivano dal Brasile proprio in questa prima serata, la serata della sfida delle Cernide, e quindi lasciate che io faccia un saluto anche a tutte le persone che ci stanno seguendo in diretta streaming e stanno vivendo questa emozione con noi. Dicevo poco fa, questa sera è l'emozione che si accende, perché dopo una sentitissima e partecipata presentazione ufficiale alla presenza delle autorità, alla presenza delle autorità dei quartieri, dopo la presentazione dei premi che abbiamo visto meravigliosi in ceramica e terracotta, dopo la consegna di questa medaglia da parte del Senato nelle mani del nostro presidente Eugenio Tamburrino, ecco che ancora arrivano dei momenti importanti. E quindi uno di questi momenti importanti è proprio l'entrata in piazza, un'entrata che come sempre è solenne, e lasciamo che sia il suono delle chiarine che distinguono il quartiere Duomo ad accompagnarci nei prossimi minuti fino all'assestamento del quartiere in questa meravigliosa piazza Maggiore. Ed era il quartiere Duomo, questa è l'entrata in piazza Maggiore, anche loro partiti e arrivati a posizionarsi per questa serata. E dicevo che il primo momento sarà un momento importante e solenne per tutte le persone che amano il Palio, e sarà lo svelamento del drappo di Mimmo Paladino, un drappo la cui immagine accompagnerà l'edizione 46esima e chissà chi sarà il quartiere più forte, più strategico, più dominante delle 4 gare del Palio. Ecco, per saperlo dovrete naturalmente rimanere con noi anche settimana prossima, e approfitto di ricordare che se non avrete l'occasione di esserci, anche in quel momento saremo in diretta per proprio vivere, ovunque voi siate, la sfida del Palio. E secondo grande momento della serata sarà quella gara, che è una gara che non dà punti per quella che definiremmo la classifica del Palio di Feltre, la classifica finale, ma che dà il premio dell'onore del titolo Campioni della Piazza. È un momento, una serata che veramente si accende, e per farla accendere ancora di più io direi che facciamo entrare il terzo quartiere del Palio di Feltre, il quartiere Portoria. L'aquila bicipite del quartiere Portoria entra silenziosamente in piazza, ma ce n'è stato di rumore, e me lo conferma qui giunto vicino a me lo speaker ufficiale del Palio di Feltre, Nicola Macagnan. Sono contentissima di questo momento insieme, sono contentissima di aprire con questa grande emozione questa serata. I prossimi momenti saranno catartici. Sì, come diceva quello. Serata splendida, incrociamo le dita, per il momento siamo stati graziati nonostante i timori di questi giorni, lo scenario si va via via riempendo anche di molti contraddaioli, di molte persone, lo scenario invece architettonico lo conosciamo bene, insomma gli ingredienti ci sono tutti, e poi sale appunto l'attesa per lo svelamento del drappo che
sarà poi contestuale alla sfida delle Cernide. Un drappo che veramente ogni anno crea un momento di silenzio in questa piazza che è gigantesca, che è animata da così tante persone, eppure riesce a catturare l'attenzione tutta per sé, per quel primo sguardo, uno sguardo fatto di emozioni, fatto di grandiosità. E a partecipare a questa grandiosità chiamiamo anche, se sei d'accordo Nicola, assolutamente, il quartiere Santo Stefano. Ecco il corno d'oro. Non sento i contraddaioli del Santo Stefano, dove siete? Questa entrata silenziosa, poco trionfale, comunque mi accende un pizzico di adrenalina per quelle che saranno le cose che vivremo insieme questa sera. Notiamo già da subito che di attesa per questo momento ce n'è tanta da parte di tutti e tutte le ragazze e i ragazzi che compongono i quartieri. Sono già in sfida. Noi siamo qua a parlare, ma loro sono già in sfida. Assolutamente sì, l'ho ricordato prima proprio anche uno dei due presidenti del Santo Stefano. Poche parole, tanti fatti. Ha ricordato anche come quest'anno sia la nascita del gruppo dei Cornetti d'Oro, una delle novità del quartiere Santo Stefano, e quindi piccoli e piccolissimi sempre più protagonisti, a significare che il Palio ha davanti a sé una storia ancora lunga sicuramente di successi. Una controtendenza, direi, no? Con anche quello che spesso si legge sui giornali, ovvero che molto spesso le associazioni non hanno questo ricambio generazionale. Ecco che il Palio di Feltre invece entra a gamba tesa in questo senso. Qui naturalmente abbiamo le grandi squadre e penso anche gli under delle squadre, però poi c'è tutto quel fiorente giardino fatto di Duomini, Cornetti, Aquilotti, e naturalmente i leoncini del quartiere Castello. Riguardo a questo, ognuno porta un quartiere nel cuore, ma dobbiamo anche ricordare che questo giardino, che questa opportunità di sbandierare, di suonare, è anche un'opportunità che si trova spesso e volentieri proprio come primo accesso, punto di entrata nel mondo del Palio del gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Un gruppo che prestissimo vedremo proprio schierarsi per l'entrata del direttivo e l'entrata del drappo in questo campo meraviglioso di Piazza Maggiore, e un gruppo che è vessillo della città di Feltre in tutta Italia e oserei dire anche in Europa. Assolutamente sì, il gruppo Sbandieratori Città di Feltre, che io dico sempre è il biglietto da visita della città, non solo nelle manifestazioni storiche rievocative, ma un po' in tutto quello che è il mondo delle manifestazioni delle città italiane e anche fuori dal nostro paese. Tra l'altro mi veniva in mente adesso, Alessia, guardando questa piazza che si va riempendo, che da un po' di anni non vedevamo Piazza Maggiore completamente sgombra da impalcature, gru e altre attrezzature. Il colpo d'occhio quest'anno è finalmente di nuovo per una piazza completamente restituita alla sua bellezza, in una serata che ci auguriamo continui a essere così, ed è davvero uno spettacolo da vivere minuto per minuto. Io spero veramente che questo augurio sia anche proprio un'energia che ci sentiamo dentro e che coltiviamo tutti in modo tale proprio da aiutare il corretto svolgimento di questa serata. Il cerimoniere Andrea Ragona mi diceva che tra pochissimo il direttivo è pronto per la salita in Piazza Maggiore, che quindi veramente
veramente manca pochissimo per il primo sacro momento di questa serata insieme, lo svelamento del drappo. E riguardo a questo io so che quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di quello che vedremo, siamo particolarmente felici di aver portato un nome come quello di Mimmo Paladino in questa piazza. Assolutamente sì, ne è orgoglioso tutto il direttivo, lo ha detto anche il presidente Eugenio Tamburrino a più riprese. Il Palio ha fatto centro anche questa volta dal punto di vista artistico. Mimmo Paladino è tra i principali esponenti della Transavanguardia, un movimento fondato da Achille Bonito Oliva nel 1980, ma ne parleremo meglio a Palio svelato, perché potrete capire come nell'arte di Mimmo Paladino, che ripetiamo è artista riconosciuto e conclamato a livello nazionale e internazionale, che ha esposto nei principali musei mondiali, che ha opere dislocate anche in luoghi pubblici a livello nazionale e internazionale, dicevo come l'arte di Mimmo Paladino sia davvero una sintesi di colore e di tutta un'esperienza artistica che lo ha portato a toccare la scultura, la grafia, davvero un percorso artistico importantissimo. Poi se avete tempo, voglia e modo, andate anche a spulciare sui siti o su qualche libro per capire qual è la levatura e la portata artistica di Mimmo Paladino. Insomma, stiamo parlando di uno degli artisti italiani di maggior rilievo contemporanei, quindi insomma un onore davvero per il Palio di Feltre. E vorrei anche ricordare che sui social del Palio di Feltre è partita questa iniziativa Aspettando il drappo, che ha accompagnato queste giornate di luglio, proprio per andare a scoprire più da vicino chi è questo artista e cosa porta con il suo simbolismo all'interno anche della nostra manifestazione. Ci saranno dei simboli, delle cose che vedremo in questo drappo che lui ha già raccontato in altre opere importanti, e questo veramente crea un filo rosso, ancora una volta, del Palio di Feltre con tutta Italia, con tutto il mondo, con i maggiori musei del mondo, mi sentirei di dire. Assolutamente sì, tra l'altro per chi ha avuto modo di conoscere, un po' di sbirciare tra le opere realizzate dal maestro Paladino, sa che insomma tra gli elementi più volte sperimentati da Paladino c'è uno degli elementi simbolo del Palio di Feltre. Non voglio anticipare nulla. Non diciamo niente, ma, anche insomma, perché io non so te, ancora non l'ho visto, quindi... No, nessuno l'ha visto. Quindi blindato. Quindi siamo qui tutti nell'attesa di scoprire questa bellezza, e anzi scusateci, ma proprio quel minutino, no? Appena si disvela il drappo potrebbe esserci del silenzio, un silenzio che personalmente è molto motivato dall'emozione. E oltre quindi a questo svelamento del drappo cerchiamo un po' di capire come si svolgerà questa serata, perché come sapete questa sera è anche la sera della sfida delle Cernide. Allora, me l'hai insegnato tu, caro Nicola, cosa sono queste Cernide? Perché noi utilizziamo questo termine, ma senza nemmeno saperlo. Io per prima ho fatto questo grande errore. No, le Cernide erano dei drappelli di, diciamo, combattenti, di battaglieri, insomma. Quindi il termine è mutuato proprio dal mondo delle armi, del combattimento a difesa dei bastioni, dei territori, delle mura storiche, e quindi la sfida delle Cernide è proprio la sfida tra drappelli che un tempo erano drappelli militari, quindi non si combatte più con la spada o con i bastoni o con le forche o con le spade, ci si batte a colpi di tamburo e di bandiera. Le armi sono molto più semplici, molto meno offensive, ma molto più spettacolari, direi. Direi di sì, questa è una sfida accesissima e tra le altre cose ne abbiamo avuto modo anche di constatare i motivi, le motivazioni anche più politiche, passatemi il termine, proprio svolgendo delle interviste ai presidenti dei quartieri del Palio di Feltre attraverso il Palio Podcast. È stato proprio attraverso queste interviste che è
è uscita un po' una questione, no, che riguarda il regolamento, se includere o non includere questa sfida. Diciamo che c'è tanto lavoro, c'è tanto proprio lavorare e anche di diplomatico nel parlare di questa sfida, perché è veramente una sfida che 365 giorni l'anno coinvolge i quartieri. Abbiamo avuto l'ok ufficiale e quindi io chiederei a tutti i quartieri di intonare una canzone tutti insieme per accogliere la discesa del direttivo dell'Ente Palio qui a Piazza Maggiore, accompagnati dal gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Quartieri, a voi! Eccoci qua, un bel applauso per il direttivo del Palio e il presidente dei quartieri, il presidente dell'associazione Palio Città di Feltre. Allora li ripresentiamo, ok, rispetto a quanto abbiamo fatto prima nella presentazione ufficiale, da sinistra a destra, come si direbbe in termine calcistico, il presidente del quartiere Duomo Enrico Decenti, uno dei due presidenti del quartiere Santo Stefano Paolo Rigoni, il vicepresidente dell'associazione Palio Città di Feltre Manuel Sacchetta e poi il presidente dell'associazione Palio Città di Feltre Eugenio Tamburrino, il tesoriere Giovanni Argenti e poi l'assessore alle manifestazioni della città di Feltre, del comune di Feltre Maurizio Zatta, l'assessore alla cultura che abbiamo visto anche prima la presentazione Flavia Colle, e poi i presidenti del quartiere Castello, Scopel
e di Portoria Pellencin e naturalmente il nostro presidente del gruppo sbandieratori Città di Feltre, Zanella. Un applauso al direttivo e ai rappresentanti delle istituzioni e dei quartieri qui in piazza, ma al centro c'è qualcosa che chiama proprio la nostra attenzione. il vero protagonista di questo momento, ovvero il drappo che finirà in mano al presidente o ai presidenti del quartiere vincitore della 46esima edizione del Palio Città di Feltre, ma la storia è ancora molto, molto lunga. Sappiamo che arrivare a questo momento significa anche indire in una qualche maniera le gare ufficialmente di questo Palio 2025 e quindi se siete tutti d'accordo e se siete tutti nell'attesa come noi, io direi che possiamo cominciare con il disvelamento e prima di questo vorrei chiedere al Presidente di fare due parole su quello che vedremo. Buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi questa sera qua con noi in quello che è un momento importante e solenne e che come direttivo abbiamo sempre voluto svolgere qui davanti ai ragazzi che tutto l'anno si allenano, si sacrificano per i quartieri e quindi per il Palio e vi chiedo subito un grande applauso per questi ragazzi. È un momento importante perché sveliamo il drappo che quest'anno è realizzato da un artista incredibile di fama internazionale, Mimmo Paladino. Davvero le sue opere sono in tutti i più prestigiosi musei del mondo, ma è un momento importante perché questo è il simbolo per il quale i quartieri vivono un anno, si sacrificano e sono attivi tutto l'anno. Quindi un momento importante che siamo contenti di condividere con tante persone e quindi davvero credo che sia il momento di aprire le danze o ancora meglio di svelare questo drappo. Invito quindi il Presidente del Palio di Feltre e un rappresentante dell'amministrazione a realizzare questo disvelamento. I tamburi. Accompagniamo magari con un rullo di tamburi. Signore e signori, 46esima edizione del Palio di Feltre, rappresentata da Mimmo Paladino. Drappo di Mimmo Paladino. Naturalmente è un'opera d'arte e ciascuna opera d'arte va letta e interpretata personalmente da chi la vede. Mi sarei aspettato che ci fosse un'immagine equestre. Un cavallo rosso. Rosso nella fattispecie, perché nelle opere di Paladino l'immagine del cavallo ritorna piuttosto frequentemente ed effettivamente in campo alto abbiamo l'immagine stilizzata di un cavallo di colore rosso. Come ricordavamo poc'anzi, l'arte di Mimmo Paladino, che si inserisce in quella che è definita transavanguardia, risente di un percorso che ha toccato la pittura, il disegno, la scultura, la grafia, varie forme artistiche, e direi che qui c'è un saggio di tutte queste esperienze artistiche di Mimmo Paladino e c'è anche molto colore a rappresentare la vitalità di questa manifestazione. Signore e signori, questo è il drappo per cui lotteranno da questa sera e poi la settimana prossima i 4 quartieri della città di Feltre. Farei ancora un applauso che è un segno di gratitudine per l'opera del maestro Mimmo Paladino. Chiederei anche al Presidente, un po' senza svelare il retroscena, come avviene l'avvicinamento di questi maestri, perché insomma nella storia del Palio ce ne sono più di uno, maestri anche di caratura, come dicevamo, nazionale e internazionale, che non è semplice, immagino, contattare. Allora, io credo che ogni direttivo abbia i suoi canali, i suoi metodi di scelta e di contatto di questi grandi maestri. Quello che ha sempre contraddistinto noi è di avere un'idea di fondo, una filosofia da comunicare tra sogno e realtà
Mimmo Paladino non poteva non essere il primo pensiero, perché in tutta la sua carriera ha sempre ragionato sui simboli del passato, vari simboli, e lui stesso dice sempre che non esiste un'interpretazione delle sue opere, perché a lui viene l'ispirazione, ma poi l'opera ha tante vite quante sono le interpretazioni che gli osservatori le danno. E poi il contatto è stato molto semplice, e devo dire che dopo una giusta riflessione sulla disponibilità di tempo, la cosa che ci ha emozionato e ci piace condividerlo con tutto il mondo del Palio questa sera è che quando ci ha dato la sua disponibilità ha detto: è un omaggio al valore culturale e sociale del Palio di Feltre, perché ho visto quello che fate e merita un omaggio da parte mia. E quindi facciamoci un applauso, perché siamo bravi. Olla, bravo Presidente. È giusto, è giusto. Avrete poi modo di vederlo un po' più da vicino, questo drappo, il cavallo, l'immagine della mano, un altro piccolo cavallo, un volto, una serie di linee che si intrecciano, una raggiera che parte dalla mano. E i colori, ci sono tutti i colori. E i colori, questo è il drappo di tutti, questo è il drappo di Feltre e del Palio di Feltre. Assolutamente sì. Siamo quindi pronti per iniziare. E prima di iniziare volevo chiedere al direttivo di essere accompagnato nello scendere la scalinata, così come i presidenti. I quartieri invece rimangono qui insieme a noi, mentre il gruppo Sbandieratori Città di Feltre può accompagnare questa parata. Noi ci riaccompagniamo nell'Egio e qui con noi rimangono naturalmente i 3 giudici della giuria creativa del Palio di Feltre e della sfida delle Cernide, ovvero il rappresentante del Palio di Feltre Eugenio Tamburrino, e poi avremo l'assessore alla cultura Flavia Colle e l'assessore allo sport e al turismo Maurizio Zatta. Accompagniamo l'uscita dei nostri ragazzi con un bel applauso. Grazie. Per il rigore storico, e quindi per i giudici dei tamburrini chiamo qui proprio a schierarsi insieme al resto della giuria Alessandra Tortorici, responsabile dei musici della contrada di Santa Maria d'Invado, chiarinista da più di 15 anni, si occupa della costruzione musicale e coreografica degli esercizi in gara. Insieme a lei abbiamo Arianna Bighi, responsabile tamburi e della contrada e responsabile del gruppo Under, partecipa alle gare musici di Ferrara e alle competizioni nazionali da oltre 10 anni, e anche Virginia D'Adezio, chiarinista della contrada dall'età di 10 anni, partecipa alle competizioni cittadine nazionali. Come sapete c'è anche un giudice per il rigore storico che in questa serata sarà Isabella De Baggi, trombonista della contrada, musico dall'età di 10 anni e partecipa a tutte le competizioni cittadine nazionali.
Veniamo quindi ai giudici degli sbandieratori. Federico Graziani, sbandieratore squadrista della Contrada, pluricampione nazionale a livello under, ha al suo attivo numerose gare a livello cittadino e nazionale. Poi con lui abbiamo Yuri Bonetti, sbandieratore squadrista della Contrada, partecipa alle competizioni cittadine e nazionali da molti anni. Ed infine vi presento Edoardo Gilli, ultimo dei giudici degli sbandieratori, anche lui partecipante alle gare cittadine come sbandieratore, squadrista e come doppista. Alla Tenzone Aurea partecipa anche come secondo singolista. E quindi questa è la giuria schierata di questa sfida delle Cernide. Arriva quindi il momento per il quartiere Portoria, campione della piazza 2024, di riconsegnare i trofei ambitissimi da ora in poi proprio da tutti i quartieri e naturalmente questo momento sancisce l'inizio di una sfida che qui si apre, una sfida che vedrà 3 momenti: l'esibizione del gruppo under, che ricordo non partecipa al punteggio della sfida delle Cernide, poi avremo le esibizioni di coppia ed infine la grande squadra. E anche questo è un momento molto sentito, Nicola, perché questa riconsegna di questi premi che tra le altre cose lo scorso anno Portoria ha stravinto, Ha fatto l'unplan, si è portato a casa tutto. Sì. È un qualcosa che veramente si sente. Allora, io qui con me ho un sacchettino, perché sapete che la sfida delle Cernide è un momento dove non si sa niente fino a questo momento, per esempio sull'ordine di svolgimento della sfida stesso. E quindi mi avvicino alla giuria. Assolutamente sì, io faccio da notaio e segno l'esito della estrazione. Chiamerei un bambino che si presta, magari un bambino, una bambina. Chi di voi viene? Vieni tu che sei già dentro il campo. Come ti chiami? Alice. Alice questa sera ha il grande compito di estrarre dalle mani del presidente Eugenio Tamburrino questo ordine di uscita dei quartieri. Un ordine che vale tanto, Sei pronta? Primo quartiere Castello, e per il momento stiamo seguendo l'ordine alfabetico. Per il momento, cerimoniere, non mi guardare così. Sappiamo che naturalmente rimangono 3 biglietti: Duomo, Portoria, Santo Stefano. Chi sarà il secondo quartiere? Mescola. Il secondo quartiere estratto è il quartiere Santo Stefano. Castello, Santo Stefano. 2 sono i quartieri che rimangono: Portoria e Duomo. Vedo già i volti che sperano. Terzo quartiere ad esibirsi questa sera, a gareggiare, quartiere Portoria. E quindi ora facciamo la prova del 9, ultimo biglietto, Presidente, è il biglietto del quartiere Duomo. Mostriamo al pubblico. Castello, Santo Stefano, Portoria e Duomo. Grazie mille per il tuo intervento, Alice, grazie mille per questo momento. Allora, cerimoniere, tu vieni qui da me e non vuoi parlare, però mi hai detto una cosa importante che si svolgerà adesso. I quartieri rimangono o non rimangono? I quartieri rimangono all'interno per l'esibizione dei propri gruppi under, usciranno al termine. Quindi i quartieri, come da scaletta, rimarranno con noi in tutto questo tempo. L'esibizione under, che vi ricordo, cari giudici, non vale per la classifica finale, però vi darà già un qualche assaggio delle capacità dei nostri quartieri del Palio di Feltre. E quindi, giudici, se vi volete accomodare nel tavolo proprio dietro di noi,
siamo pronti per iniziare questa sfida. Per un momento ho pensato, qua seguiamo l'ordine, vedrai qual caso, invece poi la probabilità se l'è giocata tutta. La sorte ci mette sempre lo zampino, ma è giusto che sia così, mescolare le carte, rimescolare le possibilità e le probabilità, perché sapete che l'ordine è importante, nel senso che poi c'è l'originalità dei pezzi, naturalmente, quindi tutti ci tengono a essere primi attori per mostrare un po' le cose nuove che hanno imparato, e davvero va ricordato quello che è stato detto anche in sede di presentazione. Qui abbiamo ragazzi, alcuni giovani, alcuni giovanissimi, che lavorano un anno intero per arrivare a questo appuntamento. Non si improvvisa una sfida di questo tipo, ci sono ore e ore, giornate di prove, di lavoro, di fatica, di creatività, perché c'è una parte tecnica, c'è una parte atletica, ma c'è anche una parte coreografica. I numeri vanno disegnati, vanno inventati, e quindi è un lavoro su più fronti, è davvero un lavoro artistico, e di questo noi siamo felicissimi. Allora, io ho avuto un cerimoniere qui vicino a me, non so se hai notato, che ronzava, sì. Che ronzava e mi diceva: possiamo scegliere se far esibire i quartieri, i numeri under già nell'ordine pescato oppure in ordine alfabetico. Io direi che per assaporare un po' la sfida terrei l'ordine estratto, certo. E quindi andiamo, che comunque sarebbero stati i primi, con il quartiere Castello, il numero under. Lasciate che io vi presenti una squadra under tutta al femminile, quella del Leone Rampante, formata da Emi Bozza, Alice Gazzi, Matilde Coppa, Siria Trevisan, Lara Perotto, Caterina Marcon, Milena Coppa e Alessandra Marconne. Quindi facciamo un applauso. Ricordo che questo gruppo è pure esibizione, non fa parte del regolamento della sfida dei punti, eccetera. Il gruppo under del quartiere Castello è composto da 8 sbandieratrici allenate e seguite dalle senior Camilla Dalla Palma e Anna De Riz. L'esibizione di questa sera è composta da 2 numeri. Comincerà la piccola squadra formata da Emi, Alice, Matilde e Siria. Nonostante queste ragazze che ho appena nominato siano le più giovani, sono qui in piazza con una sicurezza disarmante, la capacità di chi ormai la bandiera la muove con facilità e con veramente tanto amore. Le piccole veterane del quartiere Castello vogliono dimostrare a tutti noi la qualità del lavoro svolto in questi anni. Seguirà poi la coppia formata da Milena e Alessandra, e nel loro numero daranno invece prova delle ottime capacità tecniche nello sbandierare a 1 e a 2 bandiere, della dimestichezza anche in parti coreografiche e soprattutto all'attitudine al lavoro di squadra. Per loro, che sono il futuro del quartiere Castello, vi chiedo un grande applauso, dita incrociate, in bocca al lupo ragazze!
entra nel loro numero di coppia Emi, Alice, Matilde e Siria della piccola squadra. Questi sono i giovani leoni del quartiere Castello, e non leoni, leonesse, caro Nicola, leonesse, hanno fatto Leonesse che hanno mostrato i loro artigli, la loro forza, e se il buongiorno si vede dal mattino, qua il futuro sicuramente è roseo per quartiere Castello, mentre tende all'azzurro questo crepuscolo meraviglioso su Piazza Maggiore, bellezza. e ce lo godiamo tutto. Che bel regalo! È la volta del quartiere Santo Stefano, gruppo Under. Salutiamo con un grande applauso i giovani atleti del Santo Stefano che si preparano per la loro esibizione, e quindi un applauso a Ida, Giulia, Anna, Alison, Sofì, Elisa e Jacopo. Benvenuti ragazzi in questa Piazza Maggiore. Il quartiere Santo Stefano è veramente orgoglioso di portare in Piazza Maggiore una serie di esibizioni degli under che rappresentano quello che è il frutto di un anno intenso di lavoro, di passione, di crescita, e in questi numeri noi avremo la possibilità di apprezzare non solo la tecnica che hanno acquisito da giovani leve, ma anche quello che è proprio la loro determinazione, la disciplina e l'entusiasmo che questi ragazzi e ragazze hanno saputo coltivare grazie alla guida attenta e appassionata di Barbara e Giorgio, che sono due figure indispensabili per la loro formazione e per il loro allenamento. E farei proprio un applauso anche a questi volontari che si prendono cura dei gruppi under. Ad aprire la sequenza sarà un singolo, il singolo di Ellison al suo primo anno di attività, che si cimenterà con due bandiere in un'esibizione che già dimostra sicurezza e voglia di mettersi in gioco. Seguirà il singolo a due bandiere di Anna, anche lei è il suo debutto in questo contesto delle Cernide, e infine avremo anche Giulia, un'esibizione che unisce la freschezza crescente, la padronanza tecnica di queste atlete. A chiudere questa serie di numeri sarà la coppia formata da Ida e Sofì, entrambe impegnate con due bandiere in un esercizio che metterà in luce la loro complicità e quel lavoro svolto insieme con costanza e impegno proprio durante gli allenamenti. Questi momenti non sono solo prove tecniche, ma vere e proprie testimonianze di un percorso di crescita compiuto da dei ragazzi in così poco tempo, l'ho detto poco fa, un anno dalla loro entrata in quartiere, e quindi grinta, eleganza, coraggio e motivo d'orgoglio per tutto il quartiere Santo Stefano. E quindi Under del Santo, siete pronti? Siete felici? Siete gasati di mostrare a tutti questa capacità? Bene, fateci vedere che cosa ci riserva il futuro del quartiere Santo Stefano.
del Santo Stefano Under e se la sono prese, sta piazza. Molto, se la sono presa. Sì, davvero bravi perché considerate l'età di questi ragazzi e considerate che ci vuole forza, tecnica, coreografia, concentrazione, capacità e dico anche un po' di coraggio, perché entrare in piazza e mostrare davanti a un pubblico di questo tipo le proprie abilità non è propriamente da tutti, quindi davvero doppi complimenti. Per nulla, lo è per davvero, anche perché il colpo d'occhio è pazzesco. Questa sera siamo veramente in tanti e lo ricordo per chi magari si è collegato adesso, per chi è arrivato adesso qui in questa piazza, stiamo svolgendo la sfida delle Cernide, stiamo vedendo le esibizioni dei gruppi under che non sono in classifica, dopo avremo le coppie e il numero della grande squadra. Andiamo con il terzo quartiere del Palio di Feltre sorteggiato per l'esibizione, il quartiere Portoria, e vi presento quindi le Aquile Under. Vi presento Bottacco Bianca, Conte Alice, De Rocco Davide, De Toffoli Giorgia, Secco Sofia, Tonini Marco e Viale Giorgia. Facciamo un grande applauso di benvenuto. Da diversi anni gli under sono una presenza solida e sempre più significativa all'interno del gruppo Portoria, palio dopo palio. Questi giovani atleti hanno saputo guadagnarsi il rispetto e l'ammirazione di tutti grazie alla loro costante determinazione, alla loro voglia di crescere e soprattutto all'amore che dimostrano ogni giorno per l'arte dello sbandierare. Quest'anno sono pronti a sorprenderci con un'esibizione di notevole complessità nonostante siano giovanissimi. Vedremo infatti due momenti, apriranno con una formazione ristretta composta da 4 sbandieratori per poi evolversi in una performance più corale che vedrà protagonisti ben 7 componenti. Un crescendo di tecnica, di ritmo, di coordinazione che testimonia tra le altre cose quanto lavoro ci sia dietro ogni singolo volteggiare, dietro ogni singolo gesto. E quindi con la loro energia, con la loro passione, con la loro gioia, lasciamo che gli under del quartiere Portoria si prendano questo momento e ci introducano in questa serata. Grazie.
Under. Sono Bianca, Alice, Davide, Giorgia, Sofia, Marco e Giorgia. E noi diciamo a volte in senso figurato che l'aquila boema vola su Piazza Maggiore, questa sera le abbiamo viste volare veramente, perché con le loro bandiere e i loro drappi hanno riempito il cielo sopra la nostra piazza. E che emozione, come sempre. Allora, siamo arrivati al termine della sfida Under, dell'esibizione più che sfida Under. Manca solo un quartiere, il quartiere Duomo, ma prima di introdurvi i nomi degli 8 punte, io vorrei fare un invito a tutto il pubblico che vedo che è molto vicino alla piazza. Al termine dell'esibizione i quartieri scenderanno e quindi avremo bisogno di spazio per poter confluire e lasciare appunto che i quartieri prendano il loro posto. Ricordo ancora una volta per i quartieri l'ordine d'entrata. L'ordine d'entrata è quartiere Castello, quartiere Santo Stefano, quartiere Portoria e quartiere Duomo. E quindi ve li presento subito. Loro sono Anna Luzanin, Fiamma Gabrielli, Lorenzo Zancanaro, Rebecca De Carli e sono la grintoosissima squadra Under del quartiere Duomo. Numero Under per loro che naturalmente ci farà emozionare, perché i quartieri, lo vediamo da questi numerosi giovani che si schierano in piazza, si dimostrano un vivaio fiorente veramente di giovani e giovanissimi talenti. Questa sera gli Under del quartiere Duomo salgono su questo palco, quello di Piazza Maggiore, portando con loro tutta la grinta che hanno in corpo, l'energia contagiosa e la determinazione che solo la passione e l'impegno costante possono generare. Il numero che ci proporranno è il frutto di mesi e mesi di prove anche in questo caso, e è stato proprio un numero che mi hanno detto essere stato perfezionato con pazienza e anche con spirito di squadra. Lo spettacolo è composto da una ricca sequenza di movimenti e coreografie che i ragazzi hanno appreso nel corso di quest'ultimo anno sotto la guida attenta di chi li ha seguiti con entusiasmo e professionalità, lo ricordiamo sempre in modo volontario. È bello vedere come attraverso proprio le attività dei quartieri questi giovani crescano non solo da un punto di vista tecnico ma anche umano, imparando i valori di collaborazione, di rispetto reciproco e di fiducia nelle proprie capacità. Siamo certi che quindi anche questa sera il gruppo Under del quartiere Duomo saprà emozionarci e sorprenderci, e quindi Anna Lu, Fiamma, Lorenzo, Rebecca, se siete pronti per iniziare, questo applauso per voi e per la vostra esibizione.
musica. E abbiamo sentito anche un coro qui vicino a noi che intonava proprio una canzone come proprio fossimo allo stadio. È incredibile questo Palio di Feltre, mi entusiasma. Il tifo. Nel frattempo la nostra Alessia, come vedete, ha riconquistato il suo copricapo, che aveva avuto qualche piccolo problema, ma grazie alle sapienti mani delle nostre sarte dell'organizzazione è tornato tutto e dei tanti alla volontari. perfezione. Io vorrei proprio ricordare il grande lavoro. Tutti gli abiti che noi indossiamo sono fatti a mano, sono unici e sono stati realizzati dalle sapienti mani proprio delle sarte del Palio, e naturalmente ogni quartiere ha poi i suoi riferimenti. Anche questo è importante da ricordare. Anche a loro diamo un applauso ora che abbiamo chiuso questo momento. Sì, a chi lavora dietro le quinte non si vede, ma rende possibile tutto questo ed è uno spettacolo nello spettacolo. E quindi siamo pronti per salutare i 4 quartieri che usciranno dal campo. Ricordo per i quartieri l'ordine di rientrata: Castello, Santo Stefano, Portoria e Duomo. Come escono, signor cerimoniere? Nello stesso ordine di entrata: primo Castello, Duomo, Portoria e Santo. E quindi l'informazione tecnica, come avete visto, è arrivata puntuale proprio nel momento in cui serviva, e quindi salutiamo per primi il quartiere Castello. Un bel applauso all'uscita del quartiere Castello. Intanto invitiamo i nostri ospiti e concittadini a fare il giusto spazio perché tutto possa avvenire in piena sicurezza. Ma siamo pieni di tifo anche qui dietro. C'è il tifo nel buio, alle nostre spalle. Fatevi sentire. Ed eccolo là. La piazza è tutta attorniata da contraddaioli e tifosi. Diciamo che da lì c'è anche una bellissima visuale su quello che accade qui. Però... Perché insomma, quando si comincia ad essere così tanti, insomma, non si riesce sempre a conquistare la prima fila. Naturalmente sta scendendo il quartiere Castello, subito dopo uscirà il quartiere Duomo, a cui chiedo già di prepararsi, ma non farà tempo il quartiere Castello di uscire, che già sarà il tempo dell'entrata e dell'esibizione di coppia. Se sei d'accordo, mentre copriamo un attimo questi minuti, volevo chiamare qui con noi Alessandra Tortorici, che è una giudice della giuria tecnica, e volevo insieme a lei esplorare un po' il mondo di quello che andremo più tardi a vivere insieme, ovvero il regolamento, le classifiche, i punteggi della sfida delle Cernide. Nel frattempo anche mentre il quartiere Duomo va, Duomo. Naturalmente sappiamo che poi li salutiamo adesso e poi ritornano. Li salutiamo adesso, ma subito dopo uscirà quartiere Portoria e in autonomia uscirà il quartiere Castello, il quartiere Santo Stefano. Carissima Alessandra, allora, qui la sfida delle Cernide è una sfida che personalmente mi mette un po' ansia per voi, io ve lo dico giudici, perché dopo la festa c'è sempre un po' di polemica dietro alla sfida delle Cernide. Come in tutte le competizioni. E dal punto di vista pratico, cosa andremo a sviluppare insieme? Io voglio ricordare ai quartieri che c'è un momento di attenzione che di solito gli costa caro, che è l'inizio e la fine del numero, ovvero, spiegalo te Alessandra. Dunque, l'inizio e la fine delle esibizioni verrà segnalato prima dall'alzata di mano del responsabile del gruppo, del capogruppo che viene indicato, ma l'esibizione parte dopo il fischio del giudice e viene stoppata sempre con alzata di mano e quando il giudice ha fischiato. Quindi non iniziate prima del fischio. Questo è sempre un grande tema, perché poi là si perdono punti, no? Costa penalità e con la voglia di andare avanti, insomma, il quartiere spesso preso dall'emozione poi va a finire che si mangia dei punti che sono preziosi. Ma veniamo un po' alle classifiche. I premi sono 3 e quindi sono 3 classifiche distinte. Come funziona?
Confermo, c'è una classifica per i musici che vengono valutati sull'esecuzione, sulla creatività, sulla difficoltà, sul movimento e sul portamento, e che avranno una loro classifica finale. Poi ci sarà una classifica parziale per gli sbandieratori che vengono valutati su esecuzione, composizione e difficoltà degli esercizi, sia per quanto riguarda la specialità della coppia che per quanto riguarda la specialità della grande squadra, e una terza classifica finale che è quella della combinata, che va a sommare la classifica parziale musici, la classifica parziale degli sbandieratori, il voto della giuria creativa e il voto del giudice del rigore storico. Un po' come nello sci, insomma, no? C'è una disciplina, una seconda disciplina e poi la somma con un po' di aggiunta, diciamo, creerà la classifica finale della combinata. Io vorrei intanto già invitare il quartiere Castello, se è pronto, a iniziare a popolare la piazza, a venire proprio qui in Piazza Maggiore per iniziare con quello che è il numero, l'esibizione di coppia. E andrei un po' di più dal punto di vista proprio tecnico a chiederti, cara Alessandra, quali sono le attenzioni particolari che i nostri atleti devono risollevare nei confronti della vostra giuria. Beh, allora, sicuramente la parte principale è il tempo, la specialità della coppia. Senti come sale il grido Castello, Castello nel bellissimo. buio, nell'oscurità. Ecco Castello. La specialità della coppia non può durare più di 4 minuti, quindi sicuramente un'attenzione al tempo. E poi c'è un'attenzione al portamento, all'esecuzione, che comunque insomma è d'impatto e rende poi alla fine il giudizio in qualche modo si completa poi da solo, a seconda dei passaggi che vengono eseguiti, di come vengono eseguiti. A quel punto insomma la giuria poi decreta il proprio voto. E per quel che riguarda invece la musica, non so se è il tuo tema principale, però anche la musica so che è una cosa a cui state molto attenti. Assolutamente, c'è tutta una parte di sincronia tra i musici e gli sbandieratori che deve sicuramente spiccare. Per quanto riguarda la parte solo musici, l'alternanza magari delle linee ritmiche piuttosto che proprio creatività ed originalità sono quegli spunti che poi alla giuria insomma rimangono impressi. E quindi, cari quartieri, io so che sono mesi e mesi e mesi che preparate questa serata, che non vedete l'ora di sorprendere questa giuria, e so anche che tutto questo lavoro si condensa proprio in questi attimi. Attimi che stanno per iniziare. Vediamo la coppia del quartiere Castello che si schiera. Grazie mille Alessandra, mi permetterò di ridisturbarvi per chiedervi altri dettagli tecnici, ma prima di iniziare vorrei presentarvi Umanga Piaser Alice Zanin, quartiere Castello. La coppia portata dal quartiere Castello è molto giovane ma è collaudata, si conoscono da diverso tempo e hanno avuto modo di allenarsi con intensità anche in questi ultimi mesi, dove hanno scritto un numero davvero davvero spettacolare. Sono anni, dicevo, che Umanga e Alice lavorano insieme e il loro numero è testimonianza dell'intesa e della padronanza nel volteggiare le bandiere. Vedremo in particolare una parte a 3 bandiere di medio livello, un'esibizione messa in atto per stupire la giuria tecnica e dimostrare un'ottima capacità acquisita da questi anni di intesa e di allenamento. La parte 2 a una bandiera invece rifletterà le loro caratteristiche peculiari che come singoli portano alla squadra tutta. Si tratta infatti di una composizione frizzante e dinamica. E quindi buona sfida a Umanga e Alice, buon divertimento a tutti voi. La sfida della Cernide inizia adesso e questa è la coppia del quartiere Castello.
la sfida delle Cernide che il Leone Rampante ha portato qui per noi, per voi, in Piazza Maggiore. Che emozioni aprire una piazza così con questi giovani che abbiamo visto crescere dentro il castello, perché ce li ricordiamo che erano piccolissimi. E già, e questi sarebbero quelli già più maturi rispetto a quelli che abbiamo visto prima, alla faccia dei maturi. Davvero tantissimi giovani. Ripeto, in uno scenario questa sera che rivedere loggiato dei palazzetti Cingolani, il loggiato di Palazzo Gazzi e anche del Palazzo della Ragione con le persone affacciate è uno spettacolo impagabile, credo anche per questi ragazzi un'emozione unica nell'esibirsi. Ed ecco il festeggiamento. E questo è il ruggito del leone che rivedremo dopo con la grande squadra. È il tempo del quartiere Santo Stefano che porta in piazza la sua coppia. Venga il corno d'oro. Una coppia che anche qui è formata da due ragazzi di cui mi piacerebbe raccontarvi di più. Loro sono Julian Zabot e Giorgio Santi. E qui abbiamo un ritorno. Perché, signori e signori? Perché il secondo anno consecutivo che abbiamo questa coppia qui, quindi è una coppia consolidata e che anche all'interno delle fila del quartiere ha saputo farsi spazio. Sono due atleti che, pur provenendo da percorsi differenti, hanno saputo costruire un'intesa che è solida e vincente e che viene portata proprio come punto di forza del gruppo. Vi racconto qualcosa di loro. Julian è una presenza storica del Santo, fa parte della compagnia da ben 8 anni, durante i quali ha saputo coltivare con costanza la sua passione per lo sbandierare, ha maturato un'elevata precisione tecnica, una profonda consapevolezza di quelli che sono i movimenti e oggi è anche un punto di riferimento per chi è un po' più giovane, non solo per quelle che appunto sono le capacità tecniche, ma anche per lo spirito con cui vive ogni esibizione, cioè con serietà, con cuore, con dedizione, con concentrazione, nulla lo scalfisce. Giorgio invece si è unito al gruppo lo scorso anno, ha portato con sé un importante bagaglio tecnico durante quella che è stata la sua precedente esperienza, un'esperienza maturata nel gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Il confronto con anche diversi contesti e atleti della FISB ha arricchito quello che è il suo stile e naturalmente questo è diventato un elemento molto prezioso per il Santo Stefano, che riesce proprio a portare all'interno delle coreografie qualcosa di nuovo, stimoli e comunque idee. E quindi qui insieme a noi, per voi, alla sfida delle Cernide, Santo Stefano, ti fai sentire? Questa è la coppia che gareggia per te. Loro sono Giorgio e Julian e questa è l'esibizione di coppia del quartiere Santo Stefano.
a 3 minuti e 13 secondi Giulian Zabot, Giorgio Sandi, la coppia del Santo Stefano, e un'esibizione che veramente ci ha lasciati di stucco. Sapete quando diciamo, a proposito della loro storia, no? Che provengono da contesti diversi, uno è storia, l'altro è innovazione? Bene, questa non è retorica del Palio di Feltre, questa è proprio la fibra di cui il Palio è fatto, e quindi salutiamo il quartiere Santo Stefano. Fatevi sentire, Santo Stefano! Ma siamo al giro di boa delle coppie, perché ora sarà l'Aquila Boema a prendersi la piazza con il numero di coppia, e sarà anche questo un numero che ci regalerà emozioni. E vorrei proprio ricordare che questi sono numeri segretissimi. Persino io, per arrivare ad avere queste informazioni, caro Nicola, ho dovuto veramente aspettare. Sudare le 7 camicie. Perché? Perché i quartieri proprio non vogliono riprese, anzitutto. Non vogliono riprese perché hanno paura che poi i quartieri guardino, rubino con l'occhio, copino. Vogliono essere esclusivi di questa piazza. Infatti questi numeri che noi vediamo questa sera sono solo per noi, sono solo qui. Sono solo qui. Eccola lì. Arriva con il suo vessillo giallo-nero. Portoria, ci sei? Eccola là, la macchia giallo-nera. Direi di sì. Degli Aquilotti. Direi di sì. E questi applausi sono per la coppia del Portoria, loro sono Borgatti Elias e Casotto Anna. Quello che vedremo in piazza per la coppia del Portoria è un numero tecnico di grandissima complessità, che richiede non solo la precisione ma anche una coordinazione e una profonda padronanza del gesto atletico. Questo è il primo numero in gara, come lo è stato per tutti gli altri quartieri, anche per Portoria, che in questo momento, dove tutto è stato rimescolato, sta difendendo il titolo di campione di piazza del 2024. Ha schierato decisamente 2 punte di diamante che vedremo impegnate in una sequenza ricca di scambi alti e spettacolari che catturano lo sguardo e trasmettono tutta l'emozione del gioco di squadra di una coppia che solo dove c'è intesa mentale, oltre a quella atletica, può riuscire. Vediamo cosa sta anche succedendo in questa piazza in questo momento. Vediamo che la giuria imputata proprio a rigore storico è l'unico giurato che si può avvicinare per guardare i costumi da vicino dei partecipanti, e sarà anche il giudice che decreterà l'inizio della esibizione del Portoria. Nel mentre io, Alessia, ti rubo 10 secondi per un doveroso ringraziamento anche agli sponsor di questa sfida delle Cernide, Tecnocasa ed Ecostudio Ambiente, che sono i 2 supporter, di questi 2 partner di questa serata. E io direi facciamo un applauso anche ai nostri sponsor, a coloro che ci consentono di rendere possibile questo spettacolo che è straordinario, ma necessita naturalmente del sostegno dei nostri partner. Direi proprio di sì, e anche grazie a voi se siamo qui a proprio svolgere questa festa incredibile che è la sfida delle Cernide. E quindi vi stavo descrivendo il numero che vedremo da Elias e Anna del quartiere Portoria, accanto alla potenza e alla spettacolarità delle altezze che per chi insomma se ne intende sono tanto meravigliose quanto anche difficili, pericolose direi da gestire. Possiamo dire che non mancheranno invece dei momenti di grazia e di controllo. Vedremo degli affondi, dei spostamenti armoniosi e un uso raffinato dello spazio scenico. A portare questa affascinante coppia sono di nuovo Anna Casotto ed Elias Borgatti. Aquile, fatevi sentire. La piazza è vostra e questa è la coppia del quartiere Portoria.
spazio ai colori giallo-neri. Tra l'altro quartiere detentore del titolo dell'anno scorso, quindi campioni da battere, ecco, diciamo così. Campioni da battere che si sono difesi proprio. Come no? Li vediamo arrivare in questa piazza veramente, io oso la parola, cattivi. L'aquila, sai, l'aquila vola alta, ma quando ti prende con gli artigli poi fa sentire la sua forza, quindi l'abbiamo visto benissimo da questa esibizione, tra l'altro ottimamente supportata dai contraddaioli, dai piccolissimi contraddaioli di Portoria che hanno sostenuto i loro beniamini. Ed è quindi arrivato il momento di chiamare qui in Piazza Maggiore l'ultimo quartiere, il quartiere Duomo, per l'esibizione di coppia. Ricordo per chi si è collegato in questo momento nella nostra diretta streaming che, a proposito, grazie a Bitenero per il notevole servizio che ci riserva da già questa prima serata con la presentazione. Ricordiamo che l'ordine è un ordine un po' inusuale perché l'abbiamo appena pescato proprio qui al reset di questi giochi, ed è l'ordine non usuale che normalmente vediamo, ovvero quello alfabetico con cui entrano i quartieri, perché guai a fare le differenze, assolutamente. Guai. È tutto certificato, tutto alla luce del sole. Si rischia. Ecco, abbiamo quindi un ordine che è quello del quartiere Castello, quartiere Santo Stefano, quartiere Portoria e quartiere Duomo. Anche su quest'ordine ci sarebbero parole da dire, perché
naturalmente vediamo gli sguardi un po' stufi di chi finisce tardi, comunque si sente il peso delle giornate che in questo mese sono state particolarmente lunghe. C'è tanta fatica, sì. E quindi diciamo che anche questa classifica in una qualche maniera gioca un ruolo fondamentale proprio anche per la sfida delle Ci vuole cernite. fortuna anche nella vita, no? E quindi c'è anche quella mano, componente. C'è anche questa componente. Lo vediamo anche nelle esibizioni dei nostri ragazzi, basta una bandiera che sfugge per un decimo di secondo e la prestazione diventa meno importante, ma fa parte della vita e anche dai momenti di difficoltà sicuramente si impara molto. Anche questo insegna il palio ai nostri ragazzi. Insegna dei valori meravigliosi e che veramente per me si racchiudono proprio in un unico significato. Ora loro sono qui a sfidarsi, ma poi li abbiamo visti uniti in tantissimi momenti, anche a partire proprio da questa scorsa settimana, come è stato ricordato più volte durante la presentazione. Hanno lavorato tutti, chiamati così all'ultimo, per preparare il piano B di questa serata presso il Palafeltre, e quindi gli rifacciamo un grande applauso perché se lo meritano tutti, per davvero. Bravi davvero tutti. E si è schierato il Duomo. Si è schierato, vi presento Clement Perotto e Daniele Payer. Quello che stiamo per vedere è un numero dinamico, esplosivo, ricco di passaggi complessi, che ha richiesto sì allenamento nei mesi scorsi, ma richiede concentrazione nel qui ed ora. Infatti li vediamo prendere dei bei respiri che li fanno stare nel qui ed ora per regalarci questo spettacolo. Lo dico per voi pubblico, ma anche per attenzionare un po' la giuria a quelli che saranno i passaggi un po' più complessi di questa sfida che vedremo. Naturalmente un'attenzione al ritmo serrato, ai lanci spettacolari, ai movimenti che la nostra coppia Perotto-Payer ci promette che saranno perfettamente coordinati. E se ogni dettaglio è creato per stupire, stasera qui con noi abbiamo due atleti che daranno veramente il massimo con grinta per mangiarsi questa piazza. E quindi un applauso al quartiere Duomo, una buona sfida a Clement e Daniele e buona visione a tutti.
esibizione di coppia. E che coppia! La stella a 8 punte risplende su Piazza Maggiore e dunque con Quartiere Duomo si conclude questa prima tranche dedicata alla sfida di coppia. Siamo a metà dei Siamo a giochi. metà del guado. Metà è stato scritto, metà è ancora tutto da scrivere. Noi ne approfittiamo anche per fare un piccolo Facciamo tour un po' al di tavolo giretti. dei giudici per sentire un po', senza svelare naturalmente nulla di quanto concerne i numeri e le valutazioni, un'impressione qualitativa, diciamo, su queste prime esibizioni. Beh, allora vedo che tutti indicano, il presidente non vuole parlare perché il Della serie presidente faccia un passo avanti, super tutti un partes. passo indietro. Super Va bene. partes. Io andrei dall'assessore Maurizio Zatta, anche perché sappiamo che ha veramente a cuore il Palio di Feltre. Lui è stata la persona che ci ha messi in contatto anche con la Regione del Veneto per fare la presentazione lo scorso anno del Palio di Feltre presso il Consiglio della Regione del Veneto. È sempre presente e indossa anche questo completo con grande orgoglio, senza sbilanciarci, assessore, perché chiaramente non vogliamo dare ai quartieri nessun tipo di speranza o nessun intuizione, nessun però qui qualcosa abbiamo già visto. Come sono state queste prime impressioni? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, sono state ottime impressioni. Noi come giuria, noi tre, entreremo in scena dal prossimo giro, quindi quando ci sarà il quadro completo degli sbandieratori. Quindi mi complimento perché certe esibizioni testimoniano tanta passione, tanto impegno e tanta costanza, che sono valori importanti che servono in queste manifestazioni, ma poi per questi ragazzi sono valori che li accompagnano anche nella vita. Valori importanti, valori pregnanti. Fondanti. Sentiamo anche l'assessore alla cultura Flavia Colle, che darà uno sguardo più, tra virgolette, culturale, nel senso, insomma, anche un occhio a quello che questa manifestazione rappresenta. Ecco, sì, stiamo in piedi così Uno siamo sguardo, più visibili. buonasera a tutti, uno sguardo culturale intanto visto da qua è meraviglioso. Dicevamo prima con il Presidente, la prima volta che si vede una piazza pulita con questi bellissimi volti che noi vediamo, ma soprattutto anche questa architettura meravigliosa, visto che parliamo anche di cultura. Siete stati tutti per il momento meravigliosi, io sono qua da prima, ho assistito a tutti i discorsi ufficiali, l'orgoglio di avere avuto la medaglia da parte dello Stato, quindi Feltre, bravi, bravissimi tutti. Quindi promossi, per il momento siamo tutti promossi. Il Presidente lo lasciamo stare, così si riposa un attimo. Invece Sono giornate sentiamo intense qualcuno queste. della giuria, ok? Senza anticipare assolutamente nulla, non si ma può, non una si può. valutazione d'insieme, ecco, diciamo così. Anzitutto mi interesserebbe sapere se tutti i quartieri sono stati nei tempi assegnati. Questo lo possiamo dire. Questo si può dire? Mi sembra proprio di sì. Mi sembra C'è un proprio di ok sì. da Quindi sotto Leone di San Marco. tutte Quindi le coppie sono state dentro i 4 minuti, quindi buone notizie per non tutti. ci sono penalità No, da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, chi vuole dire qualcosa? Tocca a te. Da parte nostra, che ormai siamo qui a giudicare da 3 anni, abbiamo visto un grandissimo miglioramento da parte di tutte le coppie che ci hanno stupito davvero tanto rispetto agli anni precedenti. La qualità è davvero alta. Complimenti. E anche questo. Questo merita Qualcosa una di sottolineatura, un importante. applauso, perché insomma i giudici che vi vedono una volta all'anno sono quelli che vi possono misurare meglio, no? E sentire dire dall'esterno che si notano grossi e ulteriori miglioramenti non può che essere di soddisfazione per il percorso che è stato fatto fin qui. Io ora farei un gioco con questa piazza e chiamerei uno ad uno i nomi dei quartieri e vorrei sentire il vostro tipo più sfegatato, così ci contiamo. L'applausometro, come si usava una volta in TV, l'applausometro.
Poi misuriamo in decibel. E quindi, quartiere Castello, ci sei? Andiamo in ordine alfabetico. Quartiere Duomo, ci sei? Quartiere Portoria. Santo Stefano. E ce n'è di grinta, ma questo lo so che è il momento più atteso, e allora direi non li facciamo più attendere, sono lì pronti. Vi presento la grande squadra del quartiere Castello. Avanzi Castello! Portano le bandiere del Leone Rampante Chiara Zaetta, Giulia Montagnier, Matteo Denardin, Martina Scopel, Adele Nascimbene e Beatrice Nacinovi. Suoneranno le melodie del Castello i tamburini Davide Chiesurini, Irene Chiesurin, Simone Dalla Gasperina, Thomas Filosa, Vittoria Rec, Benedetta Rec, Valentina Perotto, Luca Masiero, Laura Meneghel, Chiara Saioni, Valentina Demin, Annalisa Filosa, Martina Perotto, Francesco Sasso, Angelica Mauretta e Beatrice Specia. Altro che grande squadra, uno squadrone. E lasciate che faccia, e vi chiedo un applauso anche per la referente, diciamo, della sfida, che si è occupata non solo di portare qui questi giudici esterni, ma anche di proprio coordinarsi con i responsabili dei vari quartieri, che è una cosa assai difficile e assai importante, e quindi l'ho nominata prima, la nostra Chiara Saioni. Facciamole un grande applauso. Brava Chiara. E niente, nel presentarvi la grande squadra del Castello voglio ricordarvi che questa squadra condensa in sé i caratteri del quartiere, l'impegno di tutti i ragazzi che naturalmente lo compongono. Il numero degli sbandieratori che vedremo tra pochissimo è un buon mix tra elementi tecnici ed elementi coreografici, ed è stato costruito per mettere in luce i punti di forza degli atleti, che sono la sintonia creatasi grazie anche a quella che è un'amicizia di fondo che è scaturita in questi anni insieme, che con precisione e grinta rendono veramente unico e sentito ogni passaggio. Il gioco della bandiera del Castello verrà valorizzato dalla canzone che il gruppo Tamburini ha elaborato per questa edizione 2025. Si tratta di una composizione che intreccia in una qualche maniera il passato, il presente e il futuro del quartiere. Perché? Perché ha visto la collaborazione di veramente 3 diverse generazioni di musici del Leone Rampante, oro in campo azzurro. Questa intesa ha dato vita a un brano che sentiremo incalzante, ma allo stesso tempo vuole mantenere una certa fluidità. Una canzone armoniosa, tra sinuosità, cambi di ritmo che vedremo nella performance spostarsi in modo impeccabile, sposarsi con l'eleganza dei movimenti degli sbandieratori. In questo numero sono quindi concentrate la tradizione e anche quelle che sono le ambizioni del quartiere Castello, che, guardatelo, sta facendo roar ed è venuto qui a prendersi questa piazza. E quindi, Castello, ci sei? Andiamo con il numero della grande squadra.
è il leone rampante. Roar. Roar. Il ruggito del leone. Che veramente... Io lo vorrei raccontare a tutta la piazza quello che ho visto, perché ha colto veramente la mia attenzione, che sto da questa parte, questo sguardo fiero, questo sguardo diretto negli occhi dei giudici. Siamo venuti a prenderci la piazza, o meglio, come dicevamo, non ci fate paura. Come dicevamo con il cerimoniere Andrea, questa è fame di vittoria, questa è la fame del leone che è sceso in piazza, ed è stato o non è stato un numero meraviglioso? Lo chiedo a voi. Complimenti ai ragazzi del castello. Davvero complimenti. Qui veramente abbiamo visto tutta l'abilità, la tenacia, e ora ci aspettiamo di sentire un altro ruggito, perché lo sai come fanno quelli del castello appena arrivano lì? Senti come fanno, adesso ci sarà un grandissimo quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. E soprattutto, altro dettaglio che non so se si coglie, perché gli sbandieratori, i tamburini hanno dato le spalle al nostro pubblico, avevano il sorriso. Certo. Sorriso di chi si diverte a fare quello che fa. Assolutamente sì, di chi è arrivato alla fine di un percorso che poi sarà da domani un nuovo percorso, ma insomma vedere la soddisfazione di vedere in piazza tutti gli sforzi fatti è anche un senso di liberazione, no? Sì. Insomma, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E mentre proprio parliamo del sorriso, invece vediamo questi sguardi arriva diretti. La grinta. Sì, diretti proprio alla giuria, diretti alla piazza. Diamo il benvenuto al quartiere Santo Stefano e alla grande squadra di questo quartiere. Avanzi il corno d'oro. Ve li presento subito. I nomi degli sbandieratori sono Nicole Ferracin, che è anche la responsabile, e Nicole Spegnifuoco, anche lei responsabile. Giulia Ferracin, Alessia Bridda, Clara Bosco, Julian Zabot, Giorgio Sandi e Carlotta Piolo. Nomi dei tamburini pronti a farci emozionare: Olivotto Giovanni, che insieme da solo è responsabile dei tamburini, Boff Alessia, Paruzzolo Jenny, De Bastiani Laura, Claut Emma, Dalmagro Sofia, Bortoluz Arianna, Bortoluz Gianluca, Fent Alessandro, Donà Andrea, Dallasen Andrea, Bortolas Daniele e Allegrini Cristiano. So che sembra una lista della spesa, ma in realtà noi sappiamo che insieme a quei cuoricini che battono lì e che noi vediamo, ci sono tante famiglie e tanti amici che sono arrivati a sostenere, e quindi questa presentazione la sento sempre d'obbligo, perché è vero, sono una grande squadra, ma sono prima di tutto singoli atleti, singoli musici che si mettono in gioco con i colori della loro squadra. E quindi dopo mesi di lavoro, prove e fatica, è arrivato anche Santo Stefano. Questi atleti e musici sono pronti a presentarvi un numero che è unico, diverso da quelli che abbiamo già visto negli anni passati. Su una cosa hanno puntato per stupire questa piazza, su una coreografia che prima di tutto è più ricca, più dinamica e ancora più piena di dettagli. Meno lanci, che da sempre un po' caratterizzano quella che è lo stile del quartiere Santo Stefano, però al loro posto loro hanno lavorato su una tecnica più pulita, più raffinata, più attenta. Quindi ogni movimento, ogni gesto, ogni passo è stato calibrato e scritto per rendere questa esibizione, agli occhi di chi guarda, il più possibile armoniosa, emozionante e anche piacevole da vedere. Per il Corno d'Oro la sfida delle Cerride è molto di più che una semplice gara, è la dimostrazione di un impegno che coinvolge i singoli, ma ancora di più il gruppo, di quella voglia di crescere, di proprio innovarsi con la tenacia e con anche il sorriso. Veniamo però ai musici, sentiremo ritmi e note che partono da vecchie canzoni del Santo Stefano,
canzoni tramandate di generazione in generazione, conosciute quasi a memoria, dico quasi. Per i veri contraddaioli sarà un tuffo nel passato, nella memoria, nei colori di questo quartiere. Però per lasciare proprio a bocca aperta la nostra giuria creativa hanno voluto rivisitare musicalmente un po' questi pezzi, hanno voluto modificare senza snaturare l'anima delle canzoni del Corno d'Oro. E soprattutto, un'ultima cosa prima di iniziare l'esibizione, i ragazzi del Corno d'Oro mi hanno chiesto di ricordare che quest'anno tra le file dei tamburini ci sono tante nuove persone e quindi anche qua va un applauso, perché dobbiamo veramente dargli benvenuti ai nuovi tamburini, assolutamente, per questa prima sfida. E quindi Santo Stefano, sei pronto? Sei pronto a prenderti questa piazza con tamburi e bandiere? Dai che è il tuo momento, dai, facci sentire la grande squadra Santo Stefano!
Quartiere Santo Stefano, la grande squadra. Come hanno battuto forte questi tamburi, Alessia. Pazzeschi, pazzeschi questi tamburi del Santo Stefano, questa coreografia curata e veramente attenta. Una grande squadra che ci ha fatto sognare, una grande squadra che avrei voluto continuasse, ma sappiamo che i minuti a disposizione sono 9. A proposito di questo, avrete già notato, caro pubblico, che rispetto ai numeri di coppia si è raddoppiato il tempo. Certo. Si è raddoppiato, e che quindi queste esibizioni sono molto più complesse, molto più lunghe, richiedono anche veramente tanta memoria da E parte anche degli dal punto di atleti. vista coreografico è Mamma chiaro mia. che far lavorare 2 o 3, 4, 5 elementi è un conto, farne lavorare, come abbiamo visto anche in questa composizione finale del gruppo intero di Santo Stefano, 15 o 20 è ben diverso. E qui ci sono i festeggiamenti. Il respiro di sollievo del post-gara. Santo Stefano, un respiro che, ricordiamoci, dice che siamo anche a metà, perché mancano ancora 2 quartieri per l'esibizione della grande squadra prima della proprio classifica finale, che darà l'esito di queste 3 classifiche, la miglior bandiera, il miglior tamburo e la miglior combinata. E quindi stiamo anche per scoprire chi sarà il campione della piazza. Si festeggia Si festeggia, ma è ancora un po' da è scrivere, ancora lunga, ragazzi. è ancora lunga. E quindi accogliamo con un grande applauso l'Aquila bicipite del quartiere Portoria. Avanzi Portoria! Grande squadra anche qui, portano le bandiere di quest'Aquila bicipite: Borgatti Elias, Carniella Chiara, Casotto Anna, Masette Filippo, Scopel Carlotta, Speranza Letizia e Trevisan Riccardo. I tamburini per le melodie del Portoria sono quelli di Conte Cristian, D'Alberto Luca, De Rocco Lisa, Gazzi Greta, Grisotto Giulia, Majubi Gaia, Ragonesi Nicola, Reghin Filippo, Speranza Anna Chiara, Tonin Giada, Tonin Sara e Zatta Samantha. Un quartiere che questa sera arriva qui da noi in piazza da campione uscente. Campioni da battere. Campione da battere e di tutte le categorie, cosa affatto scontata. Capita infatti nella storia della sfida delle Cernide che il tamburo talvolta lo vinca un quartiere, che la bandiera lo vinca un'altra, che quindi la combinata sia veramente una questione di punteggio e che quindi l'attesa sia quella fino all'ultimo minuto. Mi ricordo come fosse ieri, lo scorso anno, questo quartiere Portoria che non ci ha nemmeno lasciato il tempo di dire chi erano i vincitori, perché già sapeva che la storia l'aveva scritta. E quindi sappiamo che queste aquile arrivano agguerrite, sicuramente regine dei cieli, ma adesso dobbiamo capire se saranno ancora regine di questa piazza. Oltre alla bandiera di cui abbiamo avuto un assaggio nel numero di coppia, orecchia al tamburo. Perché? Perché i tamburini giallo-neri hanno creato una nuova canzone che mi hanno detto si adatterà meglio a quelle che sono le loro nuove esigenze, guardando comunque a quella che è la tradizione musicale del loro quartiere. La melodia che sentiremo quindi sarà contraddistinta da diverse voci, molteplici voci intersecate e rapidi cambi di ritmo, una chicca che le aquile portoriane hanno voluto studiare proprio a tavolino per regalarci una promessa, ovvero quella di farci emozionare insieme a loro. Venendo alla bandiera, gli sbandieratori si esibiranno con un numero che unisce degli scambi complessi in serie e contemporanei e momenti di artisticità in queste coreografie. Anche quest'anno il quartiere vuole sottolineare che è particolare la ricercatezza e l'interazione tra musici e sbandieratori, con il fine di creare un'esibizione che sia spettacolare, ma prima di tutto anche competitiva rispetto agli altri quartieri.
Un particolare ringraziamento che mi chiedono di fare gli atleti per la grande squadra va al portastendardo Francesco, a cui facciamo un applauso, una figura indispensabile all'interno del gruppo. E quindi, fatti anche i doverosi ringraziamenti richiesti dalla squadra, siamo pronti per i giallo-neri, il quartiere Portoria. Questa è la grande squadra dell'Aquila Bicipite e siamo pronti, la piazza è vostra.
venderanno cara la pelle perché sono i detentori del titolo e insomma hanno fatto vedere di che cosa sono capaci. Tra l'altro dicevamo, aspetto da non dimenticare, queste esibizioni hanno anche un certo qual coefficiente di pericolosità, perché bandiere che volano in aria vanno recepite e ricevute, perché se insomma momento di disattenzione può capitare, possono anche fare male, insomma, no? Hanno comunque un peso, hanno comunque una velocità, quindi e questa è l'accoglienza dei tifosi di Portoria. Portoria non si risparmia, lo sentiamo felice della grande squadra che ha portato in questa piazza maggiore. Ci raccontava Andrea, sempre il nostro cerimoniere di fiducia, che gli sbandieratori hanno l'abbonamento al sopracciglio tagliato. Sì, il sopracciglio, perché il punto è a dove rischio, arriva, no? la bandiera spesso e volentieri. Tra l'altro, a mentre si proposito impara. di bandiere e di evoluzioni, dobbiamo ricordare che il premio legato alla bandiera porta la memoria di Maria Cristina Masocco, indimenticata e indimenticabile protagonista proprio in questo settore, e noi la vogliamo ricordare in questo momento, e lo faremo anche in altri momenti del palio, perché è una figura che, come sappiamo, ha legato il proprio nome a una storia purtroppo finita tragicamente, ma il palio ricorda e si ricorda di lei. E tra le altre cose, quante sono le iniziative numerose che portano il suo nome, e questo lega ancora di più questa voglia di bandiera del quartiere Portoria. E noi vogliamo ricordarla con un applauso, Maria Cristina. Facciamole un applauso. Siete che arrivi d'accordo? fin Ricordiamo Maria Cristina con un bel applauso per testimoniare che insomma è ancora nei nostri cuori e lo sarà sempre. Ebbene, siamo arrivati all'ultima esibizione della grande squadra, caro Nicola, caro pubblico, e quindi la sfida delle Cernide termina qui, con questo momento, il momento della grande squadra del quartiere Duomo. Si completano i giochi. E possiamo dire, è stata veramente, veramente una sfida delle Cernide che a me ha regalato dei momenti di sorpresa inaspettata. Queste bandiere che immaginavo andassero da un lato, invece le ho trovate da un altro. Queste coreografie e queste musiche molto elaborate mi hanno veramente lasciata piacevolmente stupita. Vi presento la grande squadra del Duomo. Abbiamo i muti: Davide Cassol, responsabile; Isabella Polla, vice responsabile; Enrico Cassol, Anthony Perer, Anna Bianchi, Anna Zabot, Elena Bianchi, Valeria Aneri, Gabriele Paolin. Rullante: Francesca Galimberti, Nadia Secco, Angelica Zabot. Chiarina abbiamo Davide Deon, Loris Pat e Fabio Curto. Sbandieratori abbiamo Aurora Lanciato, Alessandro Cecchin, Alessandro Garbuio, Daniele Paier, che è anche responsabile degli sbandieratori, Giulia Rossi, Lara Rento, Matteo Gesso e Silvia De Girardi. Passabandiera abbiamo Alessia Zancanario, Cristian Redi, Matilde Taita e Valentina Cittadella. Il Duomo ci ha tenuto a presentarli proprio tutti, e quindi uniti sotto la stella a 8 punti, questa sera il quartiere Duomo, lo vedete, porta in piazza 16 bandiere combinate a 3 chiarine. Cuore sonoro ed armonico che, lo sottolineo, rende unico questo gruppo, che è il gruppo della stella a 8 punte, e poi immancabili saranno i rullanti, 3 e 9 tamburi, in perfetta sinergia tutto tra di loro. Il brano presentato è frutto di diversi mesi intensi di lavoro anche per questo quartiere. Ne è dato un suono che è totalmente inaspettato, fuori dagli schemi, capace di colpire nel profondo ed emozionare. Più che una canzone, questa sonorità vuole essere un messaggio di riscatto, passione e orgoglio per il quartiere. La forza di questo gruppo, dobbiamo dire, che sta nella sua varietà, che ha richiesto allenamento, lavoro di squadra e prove già a partire dalla stagione invernale. Questo a rimostranza anche un po' di quello che ripetiamo spesso, cioè che il palio non è
oggi non è settimana prossima in quelle 3 splendide giornate, ma è 365 giorni all'anno. Per la parte sbandieratori vedremo lanci, figure complesse combinate a variazioni e cambi di ritmo della canzone. Ogni dettaglio in questa esibizione richiederà agli atleti precisione, tempismo e naturalmente dedizione. La grande squadra mi ha anche confessato una cosa, perché sappiamo che il Duomo è numeroso e mi hanno proprio detto alle volte 20 persone, unirle tutte insieme sotto un'unica idea, sotto un unico filo rosso è veramente difficile. Tuttavia con caratteri diversi non sarà facile, ma è proprio questo spirito di squadra che aiuta a far emergere la migliore parte. E quindi per gasarli, per fiammeggiare l'atmosfera, non posso che ripetere il loro motto: in hoc signo vinces, per la stella ad 8 punte daremo tutto per vincere. Buona sfida alla grande squadra del quartiere Duomo. Forza Duomo!
delle Cernide finisce con la grande squadra del quartiere Duomo schierata come se fosse un esercito, pronta a combattere, ma in realtà quello che è fatto è fatto, quello che è scritto. La sfida delle Cernide si decide ora con la somma dei punteggi da parte della nostra giuria, tecnica, lo ricordiamo, da un lato e creativa dall'altro, e direi che è anche il momento opportuno per ringraziare chi ci sostiene, ovvero Eco Studio Ambiente e Tecnocasa, gli sponsor della sfida delle Cernide, perché insomma è anche grazie a loro che abbiamo potuto vivere questa emozione. Sì. Alea iacta est, usiamo anche qualche citazione latina visto che siamo in ambiente storico, il dado è tratto, i giochi sono fatti, adesso sta nella penna dei nostri giudici stilare le classifiche parziali che daranno poi la somma, come dice il totalone che decreterà i campioni della piazza. Io chiamerei qua, se sei d'accordo Alessia, il nostro Fabio Giudice, che è l'autore del tamburo e della bandiera che andranno in premio pro tempore, perché poi uno se li tiene un anno e poi li restituisce, perché così funziona. Allora Fabio, dici un po' com'è nata l'idea di questo tamburo, intanto coloratissimo, perché insomma, a me ha sempre fatto molta impressione proprio questo gioco di colori che hai usato per decorare questo tamburo. Sì, diciamo adesso è diventato anche un po' un ricordo per me dell'occasione in cui mi avevano contattato per fare questa opera. Sono passati adesso molti anni e insomma ci sono rappresentati gli stemmi e i simboli dei 4 quartieri e insomma sono ancora orgoglioso di averlo fatto questo lavoro. E poi c'è anche la bandiera, che insomma sono tutti e 2 premi che sono nati insieme alla sfida della Cernide e quindi ormai hanno già un po' di anni, ecco. Ci vedo, piacere ricordarlo. ci vedo la rappresentazione del momento che abbiamo appena vissuto, perché da un lato c'è il calore, no, di questo fuoco, del giallo, dell'arancione, colori caldi, perché è calda l'atmosfera quando i ragazzi arrivano qui e vengono qui per prendersi la piazza, ma allo stesso tempo vedo questo blu, un blu che rasserena e che dice: devo stare concentrato, freddo, devo stare qui, nel qui ed ora, per poter portare alla vittoria il mio quartiere. E quindi li trovo proprio dei simboli adatti. Insieme a questo c'è anche il premio ambito della combinata. Questo è stato realizzato, se non erro, da Jean Bellumat. Sì, esatto, anche lui un altro artista bravissimo locale che ha prodotto questa magnifica opera d'arte, secondo me è veramente bella. Caro direttore artistico, questo è solo un assaggio di quello che il Palio di Feltre sa regalare come emozioni e come spirito. Cosa ci dobbiamo aspettare dei prossimi giorni? Faccio solo una parentesi per la prossima settimana per ricordare che il mercoledì i quartieri andranno a festeggiare nelle frazioni e il venerdì ci sono le cene di quartiere. Esatto, quindi il venerdì le cene, il sabato, come sappiamo bene, appunto ci saranno le prime 2 gare, le prime 2 competizioni, tiro con l'arco e la staffetta, e poi chiaramente tutta la parte rievocativa che è diciamo il pezzo sulla storia che utilizziamo sempre per mettere in campo questo palinsesto. E alla fine lo spettacolo finale che insomma sarà preceduto da quello degli sbandieratori Città di Feltre, che apriranno diciamo l'ultima parte del sabato sera. Ricordo, scusami Fabio, Sì. vorrei ricordare riguardo a sabato, l'abbiamo detto prima anche in sede di presentazione, che per arrivare alla sera ci sarà però un lungo pomeriggio in cui so che sei anche tu tra i principali artefici, con i mercatini medievali, i giochi per i più piccoli, tutta una serie di iniziative dedicate in particolare alle famiglie, quindi segnatevi la giornata di sabato, perché prima di arrivare al clou
del corteo della sera e delle due competizioni, con poi lo spettacolo finale, c'è tutto un pomeriggio di eventi da mettere in calendario. C'è da ricordare questo, che appunto il palinsesto partirà dalle 3 del pomeriggio, arrivare fino alla sera, e la cittadella si animerà e ritornerà indietro al 1404 e farà vedere che tipo di vita si svolgeva all'epoca. Vi voglio dare anche un'altra anticipazione: quest'anno ci saranno delle novità anche per quanto riguarda le riprese e la diffusione della staffetta del sabato sera. Ci sarà un diverso posizionamento delle telecamere, cercheremo di far seguire la gara in maniera più completa e più spettacolare grazie ai nostri LED wall, ma anche al posizionamento delle telecamere che è stato deciso di modificare. Quindi sapete che la staffetta è la gara un po' più difficile da seguire, perché ovviamente si snoda nel percorso che parte da qui, scende da via Paradiso e poi ritorna da via Mezzaterra, quindi insomma uno con l'occhio nudo vede un punto della gara. Con la distribuzione di quest'anno puntiamo a farvela godere anche in maniera più completa rispetto agli anni scorsi, e quindi insomma una chicca in più. Esatto, c'è più visibilità da più punti e quindi ci sarà una diretta simultanea in più zone della cittadella. E poi domenica il programma è quello consolidato, ci sono alcune novità. La più importante è sicuramente quella che nel pomeriggio in Pra del Moro, tra la gara del tiro alla fune e la gara dei cavalli, avremo il drappello dei carabinieri a cavallo che ci riproporrà la carica di Pastrengo, che è un loro virgolette cavallo di battaglia, ok, così giochiamo con le parole, davvero molto spettacolare. Mi pare che siano 16 i cavalieri che si esibiscono in questa rievocazione storica della battaglia di Pastrengo 1848, guerre d'indipendenza, e con naturalmente l'alta uniforme, una presentazione molto dinamica, molto spettacolare, assolutamente da non perdere nel pomeriggio di domenica. Quindi mi raccomando, perché anche quest'anno siamo alla 46esima edizione, ma c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è sempre un qualcosa in più da mettere sul piatto. Alessia. Io vorrei anche sottolineare, cioè fare un passo indietro rispetto al programma, perché un altro momento attesissimo ed emozionante è quello dello spettacolo del sabato sera, che chiude un po' la metà dei giochi, rasserena gli animi che magari tra tiro dell'arco e staffetta, un po' appunto a proposito delle fiamme del tamburo, alzano le fiamme. Cosa ci dobbiamo aspettare? Dacci questa anticipazione. Beh, sicuramente quest'anno siamo proiettati a fare un grande spettacolo pirotecnico, e insomma ci saranno anche delle sorprese. Più grande ancora, non ci credo. Pirotecnico, anzi piromusicale. Wow. E quindi insomma sarà un momento molto atteso. Per grandi e per piccini, il Palio veramente mette d'accordo tutti con il suo spettacolo e con veramente le emozioni che si vivono all'interno delle contrade. Grazie a Fabio Giudice, direttore artistico anche di questa 46esima edizione del Palio di Feltre, presenza costante, presenza importante per proprio quello che è lo svolgimento di tutto quello che vediamo in queste giornate e anche nel mentre, perché diciamole, tante sono le iniziative. C'è un uomo appoggiato al muro che risponde al nome di Charlie Zanella, che io volevo chiamare perché lui si sta rilassando un po' troppo per i miei gusti. Chiamalo anche perché è simpaticissimo. Caro presidente del gruppo Sbandieratori, vieni qui perché tu hai assistito alle esibizioni e alle competizioni dei quartieri. Naturalmente senza dire minimamente che cosa ti è piaciuto di più o di meno, assolutamente in maniera imparziale, però vorrei che tu dessi un giudizio tecnico. Vieni un po' di qua perché forse se no non ci si vede dalla telecamera, ok? È un uomo che tende a nascondersi, Zanella. Fermola prima del commento del nostro presidente del gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Volevo anche aggiornarvi sulla situazione giuria.
La situazione giuria è che stanno facendo gli ultimi calcoli e ciò significa che possiamo anche cominciare a chiamare i quartieri che entreranno in ordine alfabetico, quindi non seguiranno più la scaletta che abbiamo seguito finora. Chiamiamo per primo qui in Piazza Maggiore il quartiere Castello. Venga Castello. E intanto... Dietro il Castello, Duomo naturalmente, poi Portoria e alla fine Santo Stefano. Quindi vi aspettiamo tutti in ordine alfabetico. In ordine alfabetico. E Castello è già qui. Mentre proseguiamo la nostra intervista, che dicevamo ti ha visto lì su un angolino, ma noi appunto ci siamo sempre un po' staccati e siamo venuti a raccogliere i commenti. I tuoi ci sono sembrati particolarmente accesi, particolarmente sentiti. Questo è perché comunque sei un uomo di grande esperienza nel tuo ambito e comunque di giovani ne vedi tanti, e so anche che hai fatto delle ronde all'interno degli allenamenti dei quartieri perché eri già incuriosito della preparazione. E quindi, caro Luca, a te la parola. Grazie. Beh, allora, noi del gruppo Sbandieratori Città di Feltre gestiamo qui un po' la piazza, l'abbiamo volentieri prestata a questi atleti meravigliosi perché si possano appunto esercitare per questa sera, e a me piaceva girare per vedere un po' le prove, quindi li ho sentiti chiamare le varie, tirala più in qua, tirala più in là, tirala più alta, tirala più bassa, e intanto entra Duomo. E sapevo le loro paure, e stasera ho visto una cosa meravigliosa. Io sono rimasto a bocca aperta. Con il gruppo Sbandieratori Città di Feltre seguiamo, noi siamo della FISP, Federazione Italiana Sport con la Bandiera, quindi seguiamo e facciamo anche i campionati nazionali, ma ti giuro che non ho trovato differenza, cioè siamo arrivati a un livello altissimo veramente di preparazione tecnica, sono bravissimi. E sono rimasto a bocca aperta. E questo detto da chi insomma è del mestiere, come suol dirsi, e, insomma è un complimento doppio. E nel mentre entra anche il quartiere Portoria, si va ricomponendo la nostra piazza. Che cosa ti ha colpito, ripeto senza citare i singoli quartieri, che cosa ti ha colpito in particolare? L'aspetto tecnico, la coreografia, qual è l'aspetto che ti ha incuriosito e affascinato di più? Allora, la cosa che mi ha colpito è la voglia che hanno questi ragazzi di essere qui in piazza a provare sotto la pioggia, a tutte le ore, a straore. E veramente è tanto tempo che si allenano, ho visto una voglia di fare bene, che secondo me il vincitore, ti dico già io qual è la Città di Feltre come città, come l'insieme di tutti questi ragazzi, tutti i 4 quartieri. Abbiamo una rosa di atleti eccezionale. Facciamo davvero un bel applauso a tutti questi ragazzi, a tutti questi sbandieratori, tamburini dei nostri quartieri, dai più piccoli ai più grandi, anche se qua di vecchio non c'è nessuno, sono tutti giovani. È veramente meraviglioso quello che dicevamo anche prima. Ci sono un po' di luoghi comuni, no, che circolano sui ragazzi, i giovani svogliati che non si impegnano. Qui questa sera abbiamo la prova provata, tangibile, che i nostri ragazzi sono davvero in gamba, e se ce la mettono tutta come in questo caso ottengono anche grandissimi risultati. Sì, lasciami aggiungere, non so se gli spettatori sono gli stessi della presentazione, ma fino in ultima la piazza qui era un po' in forse. C'era il piano B che era andare al palaghiaccio, il palaghiaccio era ricoperto di ghiaccio, acqua, teli, e tutti questi ragazzi che vedi qui in piazza, loro sono venuti tutti ad aiutare a spostare i teli, a preparare il palaghiaccio per questo famoso piano B. Per fortuna siamo qui, che certamente è più bello, ma un applauso grandissimo lo voglio per loro, per la loro voglia di fare per la città di Feltre. E anche per tutti i tuoi ragazzi che insieme a te erano in prima fila, anche loro per aiutare. E chiudiamo questo intervento ricordando che il 2 agosto li aspetti tutti qui, Certamente noi ci esibiremo fra una settimana esatta, a quest'ora più o meno. Sapete che non posso anticiparvi niente, però vi assicuro che sarà uno spettacolo, perché è qualcosa che non è mai stato fatto.
Quindi appuntamento a sabato sera, prima dello spettacolo pirotecnico ci sarà lo spazio per il gruppo Sbandieratori Città di Feltre, che sarà poi protagonista comunque anche domenica con il corteo storico, l'arrivo in Pra del Moro, eccetera, eccetera, con loro naturalmente. E grazie a Luca Zanella anche per averci aiutato, no, a raccontare con questo sguardo esterno ai quartieri quello che è il mondo del palio e del gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Qua io sto curiosando, si scrivono vedo numeri, calcolatrici, numeri, qui si scrivono tabelle, numeri. quindi insomma adesso non voglio allungare l'occhio più del dovuto, ma mi pare che ci siamo quasi. Ci siamo, stiamo ricontrollando e in questi momenti mi chiedo proprio cosa passa nelle teste degli atleti, dei musici nel vivere questa attesa, un'attesa che è diversa da quella delle sfide del palio, dove il risultato è immediato. Certo. E è anche una cosa che si vive in quel momento in una maniera particolare, cioè non ci può essere, no, questo trattenersi, che sia per il bene o che sia per il male. E poi lì la classifica appunto si forma gara dopo gara. Qui abbiamo assistito a uno spettacolo che è durato quasi 3 ore, ma non sappiamo ancora nulla, quindi insomma tutto nella massima incertezza, nel massimo equilibrio. Ognuno in cuor proprio naturalmente nutre la speranza di poter portare a casa questo tamburo e questa bandiera, ma ci sono anche i timori per dire, insomma, chissà, potevamo fare meglio, poteva andare diversamente. Quello che abbiamo sentito anche da Zanella, da Luca Zanella, è che tutti sono stati davvero straordinari. Siamo oramai a un livello nazionale, quindi di eccellenza. Livello altissimo, veramente anche una preparazione che è arrivata alla nostra giuria, ce lo hanno confessato poco fa quando proprio ci trovavamo tra i numeri di coppia e i numeri della grande squadra. Hanno visto un grande cambiamento in questi ragazzi, hanno visto un grande cambiamento nella tecnica che hanno portato sia gli sbandieratori sia i musici. E vorrei anche dire cosa andremo a fare, anche perché le premiazioni sappiamo che sono sempre molto sentite, quindi potrebbe esserci un po' di caos, ma tranquilli, è tutto nella norma. Lo vogliamo un po' di caos per festeggiare? Certo. Andremo a dare 3 premi. Il premio primo è quello che assegna la classifica parziale musici. Ed è il tamburo che abbiamo qui. Dopodiché abbiamo la classifica parziale sbandieratori, che è la somma dei punteggi tecnici di coppia e grande squadra, che invece assegna quella che è la bandiera. Ed infine la somma dei punti classifica musici, dei punti classifica sbandieratori, più la giuria creativa, più la giuria del rigore storico che abbiamo menzionato all'inizio di tutta questa sfida delle Cernide, per un totale massimo di 28 punti dalla classifica combinata. E quindi c'è un sistema di punteggio complicatissimi e calcoli tutti fatti a mano, perché qui bisogna dire che c'è anche questa di verità, che ci sarebbero i computer, che ci sarebbero, però noi stiamo facendo una rievocazione storica. Siamo nel 1404, quindi, cosa vuoi che usiamo i computer? Qui però qualche calcolatrice l'ho vista, io te lo dico. Però il tavolo dei giudici è fantastico, rivedo astucci, penne, matite, gomme, tabelle, controtabelle. Mi ricorda un po' gli anni della scuola, no? Sì, decisamente. E altro dettaglio che non sfuggirà al pubblico più attento, vedrete che appena avremo detto queste 3 classifiche, gli altri 3 quartieri cominceranno a venire qua a chiedere fatemi vedere quanto abbiamo preso qua, quanto abbiamo preso là, e sappiate che è parte del regolamento stesso poter visionare questi punteggi. Noi diciamo nell'ottica del miglioramento, no? Per il prossimo anno, per la prossima sfida delle Cernide. Può capire dove però lavorare. Poi sappiamo che spesso insomma sono un po' polemicanti questi quartieri. Ci sta, insomma, se tutto rimane nell'alveo del rigore. Quindi insomma, mi raccomando, quartieri, contegno. E una cosa che non ho detto, perché può succedere,
In caso di parità nella combinata, e questa regola vale solo per il primo posto, si sommano i piazzamenti numerici ottenuti nelle prove di musici, coppia e grande squadra. Quindi c'è un altro ricalcolo e non vince il quartiere con la somma più alta, ma quello con la somma più bassa, perché si calcolano le se non posizioni. erro, ma correggetemi se sbaglio, significa che è quello che ha fatto meno errori. Sì, se calcoliamo quindi- le posizioni è chiaro che le posizioni più basse sono le migliori, quindi... E quindi meno errori Ma significa... noi ci auguriamo che da questo lavorio della giuria esca una classifica netta, quindi non con posizioni alla pari, e si possa procedere alla premiazione. Qui c'è ancora un bel Certamente. confabulare e così Sì, sale sì. l'attesa, ok, l'incertezza. E io vorrei anche un po' ripresentare i nomi che abbiamo qui con Sì, noi della questa nostra sera. giuria, assolutamente. Allora, abbiamo la giuria creativa che è composta dagli assessori Flavia Colle e Maurizio Zatta, che rappresentano l'assessore alla cultura, e diciamo questa sera l'assessore Maurizio Zatta fa le veci del sindaco, che normalmente è incluso nella giuria creativa. E insieme allora abbiamo il nostro rappresentante primo dell'ente Palio, il presidente Eugenio Tamburrino. Poi abbiamo la giuria tecnica. La nostra giuria tecnica proviene da un posto diverso del nostro Palio di Feltre, proprio per garantire proprio che ci sia imparzialità. E quindi abbiamo 3 giudici per gli sbandieratori, 3 giudici per i musici e un giudice per il rigore storico. I giudici dei tamburini sono Alessandra Tortorici, Arianna Bighi e Virginia D'Addezio. Abbiamo il giudice del rigore storico, che abbiamo visto entrare anche in campo e guardare i ragazzi da vicino. Per esempio, una curiosità per chi magari si affaccia per la prima volta al mondo del palio è il fatto che si possono solo indossare le perle, perché naturalmente quelle c'erano, no? Coerenti con l'ambientazione Coerenti. storica. Solo la fede nuziale, no anelli, no tatuaggi, anche i tatuaggi vanno nascosti, e naturalmente anche i piercing, anche le capigliature, le acconciature per le ragazze non sono uguali perché scelgono un'acconciatura e si mettono d'accordo, ma perché proprio il regolamento È richiede richiesto. che loro siano in ordine per il rigore storico. E la giudice del rigore storico è anche colei che ha sempre segnato il tempo, ed è Isabella De Biaggi. Giudici degli sbandieratori invece sono Federico Graziani, Yuri Bonetti ed Edoardo Gilli, che abbiamo sentito anche poco prima proprio dire di quanto secondo loro il livello si sia alzato di questa competizione. Questo è un dato di fatto, l'abbiamo sentito da tutti, livello della competizione altissimo, e dunque questo è già una vittoria per tutti quanti, una vittoria per la manifestazione, una vittoria per i nostri ragazzi. Lo ha certificato anche il presidente del gruppo sbandieratori. C'è di che essere felici, ma queste sono rassicurazioni che a chi è sulla piazza adesso, insomma, interessano fino a un certo punto, perché adesso sale l'attesa e la voglia di portarsi a casa il titolo di campioni della piazza. Io vado a sbirciare dalle parti Sì, loro dei sono nostri giudici. veramente scrupolosi, vedo Sì, che si rileggono sì, gli appunti, vedo non che vogliono lasciare nulla al confabulano. caso No, e sì. nulla sbagliare, quindi si controlla, si ricontrolla. C'è la famosa prova del 9, come si faceva ai miei tempi, chissà se funziona ancora questa cosa, la prova del 9 per vedere se la moltiplicazione mi pare fosse stata esatta. E naturalmente, Io sbircio. qui sì, io sbircio perché mi piacerebbe capire, ma in realtà per me è troppo No, non si complesso cap- questo non si- no, calcolo, no, non si quindi capisce vedo qualche No. numero, vedo dei numeri molto diversi, ecco, questo forse si può dire. Sì. Vedo dei numeri molto diversi, quindi i quartieri che hanno dei numeri alti, quartieri che hanno dei numeri bassi, ma chiaramente sono punteggi da sommare. A proposito di rigore storico, mi è stato vietato l'uso degli occhiali. Ah già, anche quello è E un quindi tema. questo contribuisce al fatto che pur allungando l'occhio ci vedo più di tanto, insomma.
non riesco a portare le lenti a contatto, quindi senza occhiali sono un po' guercio, tanto per usare un termine dell'epoca, e questo favorisce il fatto di non poter sbirciare più di tanto sulle tu non tabelle vedi nulla. dei nostri no, vedo Beh, qualcosa, direi ma che però tutto non è tantissimo. stato compilato a dovere, cioè vedo proprio una classifica, Sulla scrupolosità. primo, secondo, terzo e quarto, la vedo chiara. La vedi già? La vedo chiara, Ah. ci siamo, secondo me ci siamo e Non quindi si può dire che i nostri giudici non siano stati scrupolosi. ci siamo. Questo a garanzia del fatto che non sono numeri buttati a caso, ma sono numeri che arrivano dopo una lunga e meditata gestazione. Ci siamo, attenzione, Alessandra Tortorici ci siamo. Favetti. Voglio sentire un grande applauso per la nostra giuria, per i nostri quartieri, per voi tutti che siete qui e per questa splendida città di Feltre che si illumina sotto le luci della sfida delle Cernide. Io non so, la giuria sta dietro al tavolo perché ha paura che arrivino i quartieri. Non vorrei essere nelle loro braghe, non vorrei essere nelle loro braghe. Non è proprio così, dai. Su. Sono tragica. Forza giudici, esponetevi, tragica. venite davanti al tavolo. Ma naturalmente scherzo perché i quartieri faranno i bravi, anzi non i bravi, i bravissimi. Stiamo scherzando. Certo E quindi che sì. noi andremo a leggere prima la classifica sbandieratori, poi la classifica musici ed infine la combinata, corretto? Chiederei alla giuria di prendere in mano i premi, vediamo che l'assessore Flavia Colle ha la bandiera, che quindi sarà il primo premio assegnato, l'assessore Maurizio Zatta ha il tamburo, secondo premio assegnato, e poi la combinata. E quindi Feltre, sei pronta per scoprire chi è il campione della piazza? Siete pronti? E allora La voce di Alessandra Tortorici ci accompagna. Allora, intanto complimenti a tutti, è stato uno spettacolo molto molto bello, molto coinvolgente, quindi fatevi un applauso perché, ok, parlo più forte, scusate, fatevi un applauso perché è stato veramente bello vedervi portare i vostri colori con entusiasmo e passione. Questo credo sia sempre, da chi come noi lo fa, sintomo insomma di grande meraviglia per tutti. Allora, posso appoggiarlo qui? Ok. Sì, parlo vicina. Allora, io procederei così se siete tutti d'accordo. Leggo prima la classifica parziale della coppia sbandieratori, poi la classifica parziale della grande squadra sbandieratori, a quel punto la classifica totale sbandieratori che è data dalla somma delle due classifiche. Poi procediamo con la classifica dei musici e poi con quella della combinata. Quindi il premio va alla classifica totale sbandieratori, dopo che ne ho lette due, ok? Tutto chiaro ai quartieri che devono capirla questa cosa? Ok, procediamo. Allora, per la classifica coppia, al quarto posto con punti 14,2 Castello. Al terzo posto con punti 20,5 il Duomo. Al secondo posto con punti 21,9 Portoria. E qua avete già capito? Avete già capito? Al primo posto con punti 22,1 Santo Stefano. Per la classifica sbandieratori grande squadra, al quarto posto con punti 11,3 Castello.
Al terzo posto con punti 12,8 Duomo. Al secondo posto con punti 16,5 Santo Stefano. E anche qui si sente già la gioia. Al primo posto con punti 18,4 Portoria. Sì, stiamo parlando se dire il primo direttamente. Facciamo quarto, terzo, primo e poi il secondo per dire il punteggio. Quindi classifica generale sbandieratori. Al quarto posto con punti 25,50 Castello. Al terzo posto con punti 33,3 Duomo. Al primo posto con punti 40,3 Portoria. E la bandiera è di Portoria. Leggiamo la classifica del secondo. Al secondo posto con punti 38,6 Santo Stefano. E quindi invitiamo uno dei rappresentanti del quartiere ad andare a prendere questa bandiera che è anche intitolata ad una cara compagna del quartiere Portoria, lo ricordavamo poc'anzi, Maria Cristina Masocco, e guardatela, la gioia di chi per il secondo anno consecutivo porta a casa la bandiera, ed è pronto a sventolarla e a dire: il campione della bandiera sono io. Ora andiamo a leggere come prima la classifica dei tamburini. La classifica musici è una unica, quindi a questa classifica si assegna il premio. Al quarto posto con punti al quarto posto con punti 9,5 il Duomo. Ok. Al terzo posto con punti 10 Castello. Ora andiamo a leggere il primo e subito dopo i punti di distacco con il secondo. Al primo posto vince la categoria musici con punti 13,5 Portoria. Ed è Portoria! È una piazza giallo-nera. Ed è estasi, è gioia. Ma noi guardiamo anche alle cose che si devono fare e quindi diciamo Santo Stefano. Al secondo posto con punti 11 Santo Stefano. Bravi! Vediamo l'assessore Maurizio Zatta che consegna anche il tamburo al quartiere Portoria. Sfida delle Cernide 2025. No, la classifica è qui.
Sappiamo già un po' come va a finire questa classifica combinata. C'è qualche indizio, dici? Sì, secondo me, insomma, adesso diamo lettura della classifica combinata, sempre quarto, terzo e primo, ma insomma, a naso mi pare di aver un po' capito come va a finire. Vado. Vi ricordo che al punteggio totale della classifica combinata va aggiunto quello della giuria creativa e anche il rigore storico. Quindi. Posso andare? Vai. Al quarto posto, con punti 15,2, il Duomo. Bravo Duomo. Al terzo posto, con punti 15,4, il Castello. Bravo Castello. Scarto minimissimo, 15,2, 15,4, sottolineerei. Al primo posto vince la combinata con punti 27,9, Portoria. Portoria, l'Aquila bicipite del Portoria, e quindi un rappresentante si sta già avvicinando per cogliere dalle mani del presidente Eugenio Tamburino il premio della combinata, ed è festa, è bellezza, è un ritorno a questo trionfo, ma vogliamo anche che questo momento sia dedicato alla contrada, e infatti è lì che il premio viene esibito. Leggiamo anche qui, c'è un po' di scarto tra il primo e il secondo. Al secondo posto, aspettiamo, giustamente fanno festa. Parla perché qua non smettono. Al secondo posto con punti 21,5, Santo Stefano. Bravo Santo Stefano! E quindi questa notte si è chiusa, ma è solo l'inizio di questa bellissima avventura che è il Palio di Feltre. Un'avventura che ha già saputo farci emozionare, caro Nicola. È passato un anno, ma vola ancora l'Aquila su Piazza Maggiore per quanto riguarda questa sfida delle Cernide. Complimenti naturalmente ai ragazzi di Portoria, complimenti a tutto il quartiere. Sarà una notte abbastanza lunga, credo. E di emozioni ne abbiamo viste tante, sì quelle della sfida delle Cernide, ma anche quelle dello svelamento del drappo, che sarà il vessillo di queste prossime giornate. Feltre vi aspetta qui al Palio da venerdì prossimo con le cene dei quartieri e poi per le 4 gare del Palio, per tantissime emozioni. Ci rivediamo durante tutta la settimana, mercoledì nei quartieri, sabato pomeriggio con le varie iniziative medievali e sabato sera alle 8 qui per le prime 2 gare della 46esima edizione del Palio di Feltre. È stata una bellissima serata, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie buoni alla giuria, festeggiamenti. grazie ai quartieri e naturalmente ci vediamo tra pochissimo per il grande Palio di Feltre. Buona notte a tutti e buon Palio a tutti. Arrivederci e a risentirci. Ciao!
Grazie.